Benvenuti su Misteri Nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 1. L'uomo dimenticato dal tempo. Poche settimane dopo la pubblicazione del libro Dead-Headed Future, sono stato chiamato dal mio editore per una questione insolita. Avevo concordato con lui che questa modalità di contatto sarebbe stata utilizzata solo in situazioni di forza maggiore. Data la specificità degli elementi che ho presentato nel libro, era prevedibile che avrei dovuto affrontare ogni tipo di reazione da parte dei lettori o di alcuni enti governativi. Così ho chiesto al mio editore di occuparsi della questione corrispondenza e a me di riferire solo le situazioni più importanti. Non mi rendevo conto che quella conversazione al telefono avrebbe dato una svolta alla mia vita in modo così rapido e incredibile. Un po' imbarazzato, il direttore della casa editrice mi ha spiegato che da diversi giorni riceveva regolarmente chiamate sul suo cellulare da un uomo che voleva contattarmi personalmente per una questione molto importante. Non mi ha fornito ulteriori dettagli, né ha voluto presentarsi, ha spiegato il direttore. Ho rifiutato gentilmente più volte con vari pretesti, perché l'uomo si rivolgeva a me in modo molto educato. Alla fine ho dovuto rimandare con fermezza la questione, perché c'erano decine di richieste simili. In questo caso, però, le cose non si sarebbero fermate così semplicemente. Il redattore mi ha raccontato che solo 2 o 3 giorni dopo è stato chiamato di nuovo dalla persona in questione, il cui tono di rivolgersi era allora molto più deciso, ma sempre educato. Sembra che l'impatto energetico di quella conversazione abbia colpito il redattore molto più che in altri casi, perché cominciò a chiedersi se non fosse il caso di mediare tra quella persona e me. L'elemento decisivo che contribuì alla sua decisione fu la menzione speciale che l'uomo fece alla fine della sua richiesta. Disse che l'uomo che chiedeva con tanta insistenza di incontrarmi era in realtà un lama tibetano. Sentendo questo, io stesso sono rimasto sorpreso e sono diventato improvvisamente vigile. Ho fatto qualche domanda al redattore sull'identità della persona con cui aveva parlato, ma lui mi ha risposto che non voleva fornire nomi o dettagli, spiegandomi che la situazione era molto particolare. Per questo motivo la persona ha chiesto molta comprensione, ma ha sottolineato ancora una volta che era molto importante mettersi in contatto con me. Alla fine, l'editore ha accettato di informarmi della situazione, senza però promettere che avrei accettato l'incontro. Mi ha lasciato un numero di cellulare. Nel caso in cui decidiate di accettare, ovviamente, per quanto ne so, è un numero di scheda telefonica, quindi non può darci alcuna informazione utile. Ho ringraziato l'editore e gli ho detto che aveva fatto la cosa giusta. Mi ero incuriosito perché la situazione sembrava insolita. Non avevo mai incontrato un lama tibetano prima di allora e mi chiedevo, a maggior ragione, che cosa lo interessasse in connessione con me. Senza aspettare oltre, apparentemente spinta da una forza invisibile e provando una strana emozione interiore, ho telefonato da un telefono pubblico al numero che avevo annotato. Dopo qualche squillo, mi rispose una piacevole voce maschile con un leggero accento transilvano. Mi sono raccomandato e ho detto che ero disposto a fare 2 chiacchiere, se prima fosse stato chiarito lo scopo della conversazione. Quello che posso dirle per ora è che non parleremo al telefono, ha risposto l'uomo. Mi è stato anche chiesto di mediare un incontro con lei e voglio sottolineare la sua segretezza. Mi è stato detto che si trattava di un lama tibetano che voleva parlarmi. Così ho chiesto maggiori informazioni. Ma è
e se sei d'accordo posso darti subito l'indirizzo. Evitò elegantemente ogni ulteriore spiegazione. Ci siamo dati appuntamento tra 2 giorni. Confesso che durante questo periodo sono diventato sempre più ansioso e interessato al motivo dell'incontro. L'aura di mistero della persona con cui parlavo, che evitava di presentarsi, la grande importanza che attribuiva all'incontro, il fatto che avrei parlato con un lama tibetano senza conoscere il motivo della discussione, tutto questo creava in me uno stato di eccitazione simile a quello che stavo vivendo quando avrei incontrato nuovamente Cesare. In un certo senso, la mia curiosità e la mia impazienza erano legittime, sebbene sospettassi che tutto fosse legato alla grande scoperta sui Monti Bucegi. Non riuscivo ancora a capire quale potesse essere il legame con un lama tibetano. La mia perplessità era alimentata anche dal fatto che Cesare non mi aveva parlato di nessun tibetano che conoscesse il tunnel che collegava gli inferi all'altopiano tibetano. Nella prima parte della spedizione, che doveva procedere attraverso la diramazione per l'Egitto e poi attraverso la diramazione per il Tibet, furono scoperte cose incredibili per il sistema di credenze e di valori della società moderna, su cui, come ho detto, non sono in grado di soffermarmi in questo momento. Ma non furono incontrati esseri umani. Ho appreso da Cesare che nella zona del Tibet, a partire dal tunnel che porta al Tibet, c'era una diramazione verso la superficie, ma era completamente bloccata. I rilievi topometrici indicavano che questo ramo si diramava, a sua volta in 2 direzioni, una verso il monte Kailasa, dove c'era un'antichissima lamaseria, e la seconda verso la capitale Lhasa, probabilmente con un collegamento segreto al Palazzo Reale. L'altra diramazione principale, che partiva dal tunnel principale verso il Tibet, era orientata verso l'altopiano del Gobi, ma la spedizione non proseguì il primo viaggio su questa diramazione. Tuttavia, la sorpresa che ho avuto nell'incontro ha superato di gran lunga anche i miei piani più fantasiosi. Posso dire con certezza che quello fu uno dei momenti cruciali da cui la mia esistenza uscì profondamente trasformata. Gli eventi che si svolsero nei giorni successivi ebbero su di me l'effetto di una vera e propria terapia d'urto, sia ideologica che esistenziale. Eleanor, il pomeriggio del secondo giorno dopo la conversazione telefonica, mi recai all'indirizzo che mi era stato dato. Era una strada appartata in un quartiere esclusivo di Bucarest. Le case accoglienti erano ombreggiate su entrambi i lati della strada da alberi cespugliosi che facevano ondeggiare lentamente i loro rami nel morbido silenzio di quel giorno. Trovai facilmente il numero civico indicato sull'indirizzo. Si trattava di una villa a un piano, dal design ingegnoso e molto moderno. Tra l'altro notai che era stata ristrutturata di recente. Suonai al citofono che si aprì quasi subito. Un po' nervosamente entrai in un cortile relativamente piccolo ma verdeggiante, con 2 vialetti pavimentati e accuratamente curati. Salii rapidamente le poche scale all'ingresso e arrivai al bellissimo portone di legno intagliato che si spalancò davanti a me. Alla fine sono stata accolta dal misterioso personaggio, che ho subito riconosciuto per il suo accento. Tuttavia, fui piuttosto sorpreso nel notare che l'uomo era molto giovane. Non credo avesse più di 26-27 anni. Biondo, di media altezza e snello, indossava una camicia grigia con risvolto e un paio di pantaloni coordinati. Il suo viso, calmo e sorridente, emanava sicurezza e sincerità, ma i suoi occhi nascondevano profondità insospettate. Nonostante la giovane età, la mia impressione inconfondibile è che l'uomo esprimesse una grande maturità di gesti e di pensiero. Educatamente mi invitò in salotto e si presentò con il suo nome completo, ma, poiché l'incontro era stato concordato in termini di riservatezza, non divulgherò il vero nome della persona. In realtà, intuendo che avrei scritto questo libro, è stata lei stessa a suggerirmi di usare per lei lo pseudonimo di Eleanor. Nel mio caso, tuttavia, il problema del nome è relativo, mi ha detto, è un patrimonio familiare
che deve essere adattato di volta in volta. Come mai? Ho espresso la mia perplessità. Non capisco. Sta cambiando nome, devo adottare questa tattica per non avere problemi. Ma perché? Sono francamente stupito, ho detto. Seduta su una poltrona di pelle, sorseggiai il tè orientale che Elinor mi offrì in una raffinata tazza di porcellana. L'ambiente della stanza era meraviglioso. L'arredamento un'ingegnosa miscela di antico e moderno, che induceva un'accogliente sensazione di relax e buon umore. Il giovane mi aveva spiegato che il lama tibetano sarebbe arrivato di lì a poco. Così iniziammo subito una conversazione naturale che però sembrava avviarsi verso rivelazioni sorprendenti. Sapevo che saremmo arrivati rapidamente a questo punto, disse Elinor. Tuttavia, nelle circostanze attuali, ho deciso che era opportuno condividere con voi un terribile segreto per il quale alcuni ucciderebbero. In effetti, questo è il motivo principale per cui sono estremamente cauta con queste informazioni, ma so che la vostra probità è fuori discussione e che le vostre buone intenzioni sono meravigliose. Assicurai quindi a Elinor la mia totale discrezione e allo stesso tempo gli feci capire che ero molto interessato a ciò che voleva dirmi. Ma tra non molto, ha proseguito, dovrò cambiare nome perché altrimenti attirerei su di me un'attenzione indesiderata. Il motivo è che il mio aspetto non corrisponderà più, anche se a grandi linee, alla mia età, non sono ancora riuscito ad arrivare al nocciolo della questione. Ok, ma personalmente non vedo alcuna inavvertenza, ho detto con sicurezza. Dopotutto, lei ha un aspetto molto bello per essere un giovane non ancora trentenne. Elinor rimase in silenzio per un po', guardandomi seriamente. Il problema è che in realtà ho 62 anni, disse con calma. Ho già dei sospetti da parte di alcune persone e non voglio alimentarli ulteriormente. L'unica soluzione è cambiare completamente identità e residenza in Romania. Probabilmente dovrò anche lasciare il paese per un periodo più lungo. Ero sbalordito, con lo sguardo perso nel vuoto. Il mio primo pensiero fu che ero stato ingannato dal capriccio di un pazzo e che avevo perso qualche ora del mio programma. Tuttavia, non riuscivo a individuare i motivi per cui dovevo crederci. Dopotutto, quell'uomo mi aveva trattato con rispetto. Era stato gentile e cortese con me. Inoltre, la sua casa era un'eloquente espressione di buon gusto architettonico e decorativo, ma a parte il fatto che probabilmente si riteneva immortale, non avevo altri motivi per sospettare che fosse pazzo. Capisco la sua reazione emotiva interiore, disse in tono distaccato. Dopotutto è naturale che tu ti senta almeno un po' incredulo per quello che ti ho detto, eh? Tuttavia, riflettendo più a fondo, scoprirete che non è impossibile per l'uomo vivere più a lungo dell'attuale età media, anzi potrebbe vivere per periodi immensi nel suo corpo fisico. Cosa devo intendere con questo? Che non morirai. Mi sono resa conto che, dopo aver scoperto la vera età della persona che avevo di fronte, ero passata inconsciamente all'indirizzo educato. Questo resta da scoprire, non è vero? Probabilmente ci vorrà del tempo prima che io prenda una decisione, disse Elinor con una dolce ironia. Tuttavia, la mia intuizione e alcune conoscenze esoteriche mi portano a dire che non si può rimanere nel corpo fisico indefinitamente. O anche così, la vita fisica può prolungarsi per molte migliaia di anni. Questo può darci straordinarie possibilità evolutive. Cominciavo a riprendermi dallo shock della sorpresa e mi ricordai della polvere d'oro monoatomica che Cesare aveva scoperto nel contenitore a forma di anfora nella sala proiezioni. Anche allora non sapevo che cosa rappresentasse effettivamente quella sostanza. Le spiegazioni che avevo ricevuto erano solo ipotesi e nessuno aveva verificato se la sua assimilazione nel corpo umano producesse uno spettacolare ringiovanimento del corpo, mantenendolo a parametri di funzionamento ottimali per centinaia e persino migliaia di anni. Non sapevo se fossero state fatte ricerche in tal senso, né dove fosse stata trasportata la preziosa polvere. In effetti,
Nemmeno Cesare stesso me ne parlò quando lo incontrai al ritorno dalla grande spedizione. Da parte mia, ho evitato di affrontare l'argomento perché si è reso conto che si tratta di un punto delicato e allo stesso tempo di un terribile segreto. Ma sembra che il gioco del caso mi abbia favorito, perché ora ero in grado di apprendere cose straordinarie che, senza rifiutarle a priori, classificavo comunque come fantastiche. Se la persona di fronte a me diceva la verità, allora avevo la prova vivente del fatto che l'uomo non può invecchiare e persino prolungare la sua vita nel corpo fisico per un periodo di tempo immenso. Come era naturale in una situazione del genere, pensai che il segreto della polvere d'oro monoatomica non fosse proprietà esclusiva di qualche antica civiltà sconosciuta e che Elinor avesse conoscenze molto speciali o facesse parte della prima élite di potere del mondo. Pur dubitando di quest'ultima ipotesi, accennai alla mia supposizione. So che la polvere era uno dei punti caldi della scoperta sui Monti Bucegi, a cui lei aveva accesso. Forse vi sorprenderà, ma conosco molti dettagli in tal senso. Scoprirete presto il perché. Tuttavia, per quanto riguarda il mio aspetto esteriore e la longevità di cui godo, non è dovuto al consumo di polvere d'oro monoatomica. Intendo dire che il mio aspetto, nonostante la mia età effettiva, non è un effetto dell'uso della polvere d'oro monoatomica, ma è dovuto all'influenza di un dispositivo che, a mio avviso, rende ancora più difficile comprendere l'interazione tra l'uomo e l'energia del tempo. Sentii un'ondata di calore che mi investì di nuovo, esprimendo il mio disagio, la mia diffidenza e persino una sorta di panico che mi fece rabbrividire sulla poltrona. In effetti, credo che non volessi essere il bersaglio di uno scherzo di cattivo gusto, ma non avevo nemmeno abbastanza elementi per sostenere il mio sospetto. Chiesi una prova. Elinor mi mostrò sorridente la carta d'identità e il passaporto. In vita mia non avevo mai esaminato i documenti d'identità più da vicino, ma non riuscii a trovarvi alcun difetto. Non c'erano dubbi sul volto della fotografia, che era Elinor, e l'anno di nascita era scritto chiaramente, 1942. Nonostante ciò, continuai a pensare che i documenti potessero essere falsi, ma mi resi conto che lo sforzo per falsificarli sarebbe stato troppo grande e il motivo di una tale azione sarebbe rimasto poco chiaro. Se si trattava davvero di ciò che sosteneva, allora quell'uomo aveva tutto l'interesse ad avere documenti che dimostrassero che la sua età era molto più giovane di quella reale, in modo che ci fosse una correlazione con il suo aspetto esteriore. Elinor, capendo quello che stavo pensando, mi mostrò il suo certificato di nascita originale. Mi spiegò che aveva previsto le mie reazioni, che riteneva naturali in quella situazione, e per questo aveva preparato i documenti personali da mostrarmi. Tuttavia, è difficile descrivere lo stato complesso che provai in quel momento, sapendo di essere in presenza di un uomo che non invecchia mai. La contraddizione tra la realtà che avevo davanti agli occhi e le idee preconcette profondamente radicate nella mia mente, che mi ricordavano costantemente che gli esseri umani non possono vivere per centinaia di anni, figuriamoci per migliaia di anni, creava uno stato di confusione da cui quasi non sapevo come uscire. Pensavo che dopo quello che avevo visto nella sala proiezioni non ci fosse più nulla che potesse stupirmi o meravigliarmi. Eppure, nel modo più semplice e naturale possibile, mi sono trovato di nuovo di fronte a un elemento inquietante che sfidava in pratica le idee scientifiche moderne e il sistema concettuale in cui siamo stati educati. Naturalmente, avrei potuto adottare semplicisticamente la politica dello struzzo, come purtroppo fanno molti scienziati moderni. Quando qualcosa va oltre la loro comprensione, avrei potuto lasciare immediatamente quella casa, ma l'esperienza accumulata in situazioni simili e la profonda intuizione che l'uomo di fronte a me stesse dicendo la verità mi hanno portato ad accettarlo. Provocazione. Elinor aprì la vetrata della stanza,
facendo entrare l'aria fresca del tardo pomeriggio. Il suo movimento ispirato aveva il dono di aiutarmi a calmarmi e a riorganizzare i miei pensieri. Bene, mi rendo conto che la vostra situazione rappresenta una verità sconvolgente, ma ditemi come avete fatto a gestire tutto questo. Ma per favore, non voglio sentire che sei nato immortale, perché allora mi alzerò e me ne andrò immediatamente. Elinor rise di cuore e si sedette sulla poltrona. Ero riuscito a superare l'handicap emotivo e persino quello concettuale, il che aveva ampiamente smorzato l'atmosfera nella stanza. Probabilmente questo aveva portato anche a un cambio di indirizzo, che ormai era diventato familiare. «Sono felice di poterla rassicurare almeno su questo punto», rispose Elinor. «Sono nata a Oradea, in circostanze perfettamente normali. Ho vissuto lì fino all'età di 28 anni, quando sono arrivata a Bucarest. Questo avvenimento è seguito a un evento cruciale della mia vita». Lo guardai con aria interrogativa, invitandolo a continuare. Ciò che stavo per apprendere mi scosse nel profondo. A quel tempo mi stavo preparando a formare una famiglia. La mia fidanzata era incaricata di organizzare il matrimonio da lì a 2 mesi. Uno di quei giorni ricevetti una lettera raccomandata, ma il nome del mittente mi era sconosciuto. L'indirizzo del mittente era Post Restant, uno degli uffici postali di Bucarest. Incuriosito, aprì la busta e all'interno trovai diverse pagine scritte con una scrittura piuttosto piccola e relativamente goffa. Con mio grande stupore ho appreso che la persona che mi aveva scritto era un antenato della mia famiglia, di cui né io né i miei genitori sapevamo nulla. Eppure, curiosamente, l'autore della lettera sembrava conoscermi molto bene, riportando alcuni eventi salienti della mia vita fino a quel momento e facendo anche alcune osservazioni pertinenti su ciascun membro della mia famiglia. Ma mi fu chiesto di non rivelare a nessun altro il contenuto di quella lettera, che conteneva molte informazioni per me preziose. Se questi primi elementi con cui iniziava la lettera mi stupivano, quelli che seguivano mi lasciavano perplesso. Apparentemente l'antenato apparteneva alla linea di mio padre, ma il vero problema era che affermava di essere nato nel 1424 in Germania, in una zona che oggi corrisponderebbe al quartiere di Colonia. Dice che suo padre era un famoso mercante che si era recato più volte in Asia Minore per commerciare merci. Di solito viaggiava con la sua famiglia, ma la seconda volta che il mio antenato accompagnò il padre nei suoi viaggi, la loro carovana fu attaccata e derubata da una banda di briganti. I suoi genitori furono uccisi nell'imboscata e lui, allora qua Titor di Cienne, fu venduto come schiavo a un piccolo re che governava un territorio dell'antica Persia. Ma sembra che il destino del mio antenato riservi ancora molte sorprese interessanti. Poco dopo questi eventi, il suo padrone ricevette la visita di un Maharaja proveniente dalla lontana India e alla sua partenza il bambino gli fu consegnato come schiavo insieme ad altri preziosi beni e manufatti. Dopo un lungo viaggio con il suo nuovo padrone, il mio antenato finì in India, nel dominio del Maharaja. Sembra che fosse un uomo colto e molto interessato alle scienze occulte. 2 anni dopo il suo arrivo dalla Persia, arrivò alla sua corte un grande mago che si diceva avesse poteri terribili. Durante il suo soggiorno alla corte del re, fu servito dal ragazzo. Il mago fu così soddisfatto del comportamento e dell'abilità del ragazzo che alla sua partenza, essendo un buon amico del re, gli chiese di metterlo al suo servizio. Così il mio antenato divenne apprendista di uno dei grandi maghi di quei tempi che, come racconta la lettera, praticava davvero l'alchimia, una scienza segretissima i cui profondi misteri erano padroneggiati solo dai veri saggi. Il mio antenato non disse nella sua lettera se il mago fosse riuscito a ottenere la pietra filosofale, che è il coronamento dell'opera alchemica, ma rivelò un fatto inquietante. Dichiarava che, pur essendo rimasto al servizio del mago per più di 20 anni, non aveva notato in lui alcun cambiamento nell'aspetto,
né alcun segno di decadenza fisica o mentale dell'essere. Nel frattempo era stato iniziato a molti segreti dell'alchimia e aveva fatto notevoli progressi su questa strada. Tuttavia, sebbene avesse più volte desiderato conoscere il segreto della giovinezza del suo maestro, aveva sempre evitato l'argomento. Nel 23° anno di apprendistato, il mago lo chiamò e gli disse che quello era l'ultimo giorno in cui lo avrebbe visto nella sua forma fisica, senza dirgli dove e perché stava andando. Il mio antenato aveva allora quasi 40 anni. Come ultimo e preziosissimo dono, ricevette dal suo maestro uno strano oggetto fatto di una speciale lega metallica. Gli fu detto che se fosse stato sempre vicino a quell'oggetto non sarebbe mai invecchiato e avrebbe vissuto per migliaia di anni. Il mago continuò a dargli alcuni preziosi consigli su come ottenere lui stesso la lega e gli diede le indicazioni necessarie per realizzare la forma finale dell'oggetto. Quella notte il suo maestro scomparve e da allora nessuno del suo entourage lo ha più visto. Nei 100 anni successivi, il mio antico parente cercò sporadicamente di ottenere l'enigmatica lega, secondo le istruzioni ricevute dal suo maestro. Tuttavia, nella sua lettera confessava che la gioia di sapere che non sarebbe invecchiato e che avrebbe potuto vivere per un periodo di tempo immenso era così grande che per molti anni preferì viaggiare e imparare molte altre cose, mettendo in secondo piano l'ottenimento della lega. Quando aveva quasi 250 anni, decise di sposarsi e di mettere su famiglia. All'epoca si trovava in America, sulla costa dell'odierna California. Aveva 3 figli, 2 femmine e un maschio. Deciso a trasmettere i misteri che possedeva a un degno erede maschio, seguì con calma ma con attenzione l'evoluzione del proprio albero genealogico. Grazie all'immensa esperienza di vita che aveva già accumulato, aveva iniziato a dedicarsi in particolare allo studio approfondito delle varie correnti spirituali orientali, rinunciando gradualmente ai viaggi e alla vita mondana. Per 5 generazioni del suo albero genealogico seguì da vicino la famiglia del rampollo maschio, che considerava il più forte. Quando era necessario, sosteneva misteriosamente, con vari mezzi più o meno occulti, la continuità della sua catena genealogica. Aveva già accumulato un'immensa fortuna e la sua documentazione libraria occupava una grande biblioteca. Grazie a un sistema molto ben sviluppato, era riuscito a mantenere un basso profilo fino ad allora, né per la sua ricchezza, che era sparsa in molte parti del mondo, né per il fatto di non invecchiare. Tra l'altro, era essenziale non farsi notare in società e cambiare il più spesso possibile luogo di residenza e identità per non destare sospetti. Tuttavia, intorno al 1900, a causa di una situazione complicata, fu molto vicino a essere smascherato e dovette ricorrere a soluzioni estreme. Per quasi 15 anni si ritirò in Australia, riuscendo così a far perdere le sue tracce. La spiacevole sorpresa fu che al ritorno in Europa, devastata dalla Prima Guerra Mondiale, il mio antenato scoprì che la famiglia di cui faceva parte, l'ultimo discendente maschio del suo albero genealogico, era ormai estinta. Il capofamiglia, che era il suo discendente maschio, era stato ucciso in guerra e il resto della famiglia, che comprendeva 2 figli, era scomparso. Elinor si fermò a chiudere la finestra. Fuori erano scese le ombre della sera e cominciava a fare freddo. Affascinata dalla sua storia, non mi accorsi del freddo finché non si interruppe. Accettai volentieri un'altra tazza di tè caldo, desiderosa di rientrare nell'atmosfera magica che si stava creando grazie all'incredibile trama della storia. Il mio amico tibetano dovrebbe arrivare a momenti, disse Elinor guardando l'orologio. Ora arriva la parte che chiarirà un po' la mia situazione. Ci sono ancora delle sorprese per stasera, disse sorridendo. Nonostante fossi molto interessato a seguire la storia, chiesi a Elinor perché il sacerdote tibetano volesse incontrarmi. Mi è stato chiesto di non divulgare nulla fino al suo arrivo. Ha risposto, ma presto avrà risposta a tutte le sue domande. Soddisfatto di questa risposta,
Ho aspettato il resto dell'incredibile racconto. Il mio antenato aveva allora quasi 500 anni. Naturalmente, come gli aveva assicurato il suo maestro, non solo non era invecchiato affatto, ma era addirittura diventato più giovane di quando aveva ricevuto l'oggetto di quella misteriosa lega. Nei 4 secoli trascorsi da allora, la sua percezione del mondo aveva probabilmente subito profonde trasformazioni. La sua coscienza si era notevolmente accresciuta e le sue priorità erano diventate completamente diverse. Con parole semplici ma di grande impatto emotivo, mi scrisse di aver raggiunto l'obiettivo finale di ogni vero alchimista, la pietra filosofale. Mi spiegò che questo non sarebbe stato possibile se non avesse compreso profondamente l'essenza stessa della vita e dell'universo, oltre a molti altri misteri della conoscenza che gli si erano rivelati nel corso degli anni. Per quanto ho capito, la sua grande conquista fu durante il periodo trascorso in Australia. Al suo ritorno in Europa, riprese alcuni dei contatti e dei legami che aveva in Francia. A quanto pare, c'era già un piccolo gruppo di persone che venivano gradualmente iniziate da lui ad alcuni aspetti molto occulti della scienza e della spiritualità. Si sapeva che era un alchimista esperto, ma nessuno riusciva a individuare le sue vere origini. Mentre indagava su ciò che era accaduto alla famiglia del suo discendente, scrisse 2 libri sui misteri dei simboli alchemici e diversi manoscritti sull'esoterismo della forma e del linguaggio in codice. A quanto pare, questi manoscritti erano altamente segreti e destinati solo a un ristretto numero di persone. I libri furono pubblicati in Francia dal suo principale allievo nell'arte della conoscenza alchemica, che era anche un illustre scienziato. L'esperienza di alcuni secoli di vita ha dimostrato al mio lontano parente che non è facile scivolare nel tempo, soprattutto nella società moderna. Più il mondo diventava tecnologizzato e le comunicazioni più complesse, più era difficile giustificare la permanenza nello stesso luogo per così tanto tempo. Nella sua lettera mi ha confidato che la profonda trasformazione avvenuta nel suo essere gli ha fatto capire che aveva una missione spirituale da compiere che non poteva ignorare, ma ciò era reso ancora più difficile dal fatto che non doveva mai apparire in pubblico. Doveva cambiare spesso identità e luogo di residenza e doveva stare molto attento alle persone che sceglieva per trasmettere i suoi messaggi al mondo. Paradossalmente, la condizione di immortalità, che per molti è fortemente desiderata e invidiata, potrebbe addirittura sembrare oppressiva nella società moderna. A mio avviso, questa è la visione egoistica della questione, perché, in generale, l'uomo vorrebbe godere da solo di tutti i piaceri e le opportunità che potrebbe avere da una vita lunghissima e da una giovinezza senza macchia. Ma ricordate un punto essenziale: a sé il dono prezioso di una favolosa longevità non deve essere sprecato in questo modo. Ecco perché l'elemento fondamentale in una situazione del genere è quello della responsabilità e della necessità di armonizzare gli opposti, il che implica una profonda comprensione della vita e dello scopo principale che l'uomo deve avere nella sua esistenza. Il mio antenato mi ha scritto che queste questioni gli sono apparse chiare durante il periodo trascorso in Australia, quando lui stesso è stato contattato con mezzi occulti da rappresentanti di una civiltà e di una gerarchia superiore in relazione al nostro pianeta. A questo proposito mi disse che non poteva dirmi di più, ma che, nella misura in cui fossi stato interessato e avessi seguito le sue istruzioni, sarebbe arrivato il momento in cui io stesso avrei conosciuto tutti i dettagli. Grazie ai suoi risultati nell'alchimia, fu relativamente facile ottenere la lega molto complicata di cui era fatto l'oggetto che ne assicurava l'immortalità. Mi scrisse che aveva scoperto un metodo ancora più semplice per ottenerla, ma precisò che la forma speciale dell'oggetto doveva essere preservata. Intuì che ero curioso di sapere cos'era che prolungava la vita fisica
quando un essere umano si trovava nelle vicinanze dell'oggetto. Mi spiegò che per questo dovevo avere già delle solide conoscenze esoteriche, ma in linea di principio poteva dirmi che si trattava di un fenomeno di sintonizzazione della frequenza vibratoria della lega con la specifica frequenza vibratoria dell'organismo umano. O in altre parole, c'era una sorta di interazione energetica sottile e reciproca tra l'oggetto metallico e l'essere che lo circondava. Precisò, tuttavia, che l'effetto di longevità era valido solo per la persona a cui l'oggetto era destinato. In altre parole, l'oggetto doveva essere realizzato da un maestro alchimista ed era strettamente personalizzato. Il suo effetto era valido solo per la persona interessata, perché portava l'impronta sottile e specifica dell'organismo di quell'essere umano. In particolare, la lega segreta aveva l'eccezionale proprietà di favorire la sottile connessione energetica con il fulcro della vita universale, ma selezionava l'accesso a questa formidabile energia cosmica solo per la persona a cui era destinata. Sembra che il segreto per ottenere questa lega risalga all'Egitto predinastico, essendo stato dato ai sommi sacerdoti dell'epoca dagli dei scesi sulla terra la vera arte della lavorazione dell'oggetto, ma soprattutto della lega composta da diversi metalli e sostanze, consisteva nel sintonizzare le frequenze di vibrazione dell'energia, cioè nel personalizzare l'oggetto. Quest'arte era un segreto consumato, che doveva essere conosciuto solo da un maestro nella scienza dell'alchimia. Per questo motivo, da quello che ho capito dal testo della lettera, il segreto era condiviso con una sola persona, scelta per essere il continuatore della linea iniziatica. Tra l'altro, il metodo per ottenere la lega richiede conoscenze e capacità interiori eccezionali, per cui può dare risultati solo quando l'essere è veramente preparato spiritualmente a realizzarlo. Allora potei spiegarmi perché il mio antenato non era riuscito a ottenere l'alchimia nei suoi precedenti tentativi, perché non aveva ancora raggiunto quel livello di elevazione e di comprensione profonda dei misteri della creazione. Mi confessò, tuttavia, che prima di ottenere la pietra filosofale aveva già ottenuto l'elisir di lunga vita, una tappa che precede naturalmente il coronamento della grande opera alchemica. Mi rivelò che l'elisir di lunga vita è una pozione color rubino che, se somministrata con scienza esatta, permette di prolungare la vita nel corpo fisico per 3-4 volte più a lungo di quanto possa fare l'oggetto fatto della misteriosa lega. Quando gli consegnò il pezzo, il suo maestro gli disse che gli avrebbe garantito una vita terrestre di circa 1600, 2000 anni, un tempo sufficiente per progredire gradualmente sulla via dell'alchimia e scoprire così l'elisir di lunga vita. Ne ho capito che la fabbricazione e poi la donazione della lega su misura da parte del maestro al suo discepolo prediletto era, in un certo senso, un lignaggio spirituale, una tradizione speciale che affondava le sue origini nel lontanissimo passato dell'umanità. Inoltre, tenendo conto del periodo di vita nel corpo fisico che il possesso di quell'oggetto rende possibile, suppongo che nella linea di questa misteriosissima tradizione ci fossero solo circa 15-20 persone in possesso della lega. Nel mio calcolo approssimativo mi baso sul fatto che ognuno dei possessori è passato allo stadio successivo, forse molto prima della scadenza, generalmente dopo 500 o 700 anni di vita terrestre. Naturalmente si tratta solo di un'ipotesi, ma queste cifre possono anche significare un tempo medio di possesso dell'oggetto. Ciò nonostante, questo mi dimostra che la tradizione ha almeno 7, 8 o anzi 0 anni, il che supera di gran lunga qualsiasi altra tradizione di un percorso spirituale attualmente conosciuto e praticato. Qui sono intervenuto per dare voce a un pensiero insistente. Mi dica, devo capire da questo che lei è il continuatore della tradizione. Per quanto ne so, c'è solo una persona su questo pianeta
che tiene l'oggetto per un periodo di tempo. Ho imparato dal mio antenato che ogni maestro deve lasciare l'oggetto di quella lega a una sola persona, che è il suo discepolo fidato. Egli a sua volta farà lo stesso quando sentirà di aver trovato l'essere giusto, ma questa è una grande responsabilità. Il mio antenato ha preso una strada più insolita, seguendo l'evoluzione del ramo principale del suo albero genealogico nel tempo. Dopotutto, nulla gli impediva di cercare nei 1000 anni successivi un altro essere degno a cui affidare un simile segreto, se nessun discendente del suo albero genealogico fosse stato all'altezza delle sue richieste. Il destino volle che io fossi l'ultimo discendente maschio del ramo principale a cui il mio antenato era interessato. Ma lei ha detto che aveva perso le tracce dell'ultima famiglia di questo ramo. Ho notato. È vero, ma dopo diversi anni di indagini discrete e grazie ad alcune conoscenze di alto livello che aveva, riuscì a identificare il luogo in cui la famiglia era finita. Dopo la morte del marito al fronte, la madre e i suoi 4 figli si rifugiarono in Germania presso parenti lontani. Purtroppo una delle 2 figlie morì in un incidente e la madre scomparve un anno dopo, senza dare più notizie di sé. Nel 1932, a causa del clima politico teso in Germania, i suoceri che avevano adottato i 3 figli rimasti emigrarono in Romania, nella parte settentrionale della Transilvania, e 2 anni dopo si stabilirono a Oradea. Dei 2 figli da parte del mio antenato, uno era molto debole, gravemente malato di tubercolosi, e qualche anno dopo morì. L'altro ragazzo era mio padre, che si sposò e mise su famiglia a Oradea. Io ero l'unico figlio della loro casa. Ora capisco, ho detto, ma mi chiedo cosa facciano i maestri di questa tradizione dopo aver passato il testimone. Non lo so bene nemmeno io, rispose Elinor. Sembra che sia un grande segreto di cui il mio antenato non mi ha parlato, ma quello che so è che continuano a vivere nel corpo fisico per millenni dopo, usando l'elisir di vita dell'alchimia. Perché lo facciano, però, non mi è ancora chiaro. La cosa più certa è che hanno determinate missioni spirituali da compiere che richiedono la loro presenza nel corpo fisico. Logicamente questo significa che in modo più o meno nascosto continuano a rimanere tra gli altri abitanti del pianeta, ma la mia sensazione è che le cose siano più complicate. Inoltre, è possibile che solo alcuni dei miei predecessori abbiano adottato questa linea di condotta e altri no. Vedete, queste sono domande a cui probabilmente troverò risposta molto più tardi. Rimanemmo entrambi in silenzio per un po', valutando diverse possibilità nella nostra mente. Alla fine decisi di chiederglielo. Questo significa che l'oggetto è qui in casa, giusto? Sì, certo, rispose Elinor. Il suo raggio d'azione specifico è di pochi metri. Non è necessario che sia sempre vicino, ma perché l'effetto sia costante, devo avere l'oggetto vicino a me per la maggior parte del tempo. Si potrebbe paragonare a un'antenna molto speciale, che agisce come UN risonatore. Probabilmente all'inizio, nei primi tempi, chi riceveva il dispositivo sapeva molto di più sulla sua origine, sulle sue specificità e sul suo funzionamento, ma nel corso dei millenni molte di queste informazioni sono andate perse. Ok, ma come hai ottenuto l'oggetto? Ero curioso. Hai conosciuto il tuo antico parente? No, non l'ho incontrata allora, anche se mi sarebbe piaciuto molto. La mia impressione è che abbia evitato l'incontro soprattutto a causa della vigilanza dei servizi segreti del regime comunista, che negli anni 70 cominciava a essere piuttosto severa. Personalmente, sono quasi convinto che il mio antenato non sia mai stato nemmeno in Romania, ma abbia realizzato tutto ciò che riguardava il contatto con la mia persona attraverso intermediari molto discreti. Da allora mi sono reso conto, e ne sono pienamente convinto, che una persona nella mia situazione deve essere molto cauta se vuole portare avanti questa tradizione occulta. Il motivo è ovvio: ci sono persone, e anche le società segrete sono a conoscenza di questa linea di maestri alchimisti,
e sono molto desiderose di conoscere il mistero di come viene prodotta la lega. Fortunatamente è molto ben conservata e anche se fosse conosciuta, la lega non potrebbe essere ottenuta senza la comprensione di alcune chiavi sottili che sono essenziali per il processo alchemico coinvolto. Per esempio, in una delle fasi di trasmutazione si ottiene un metallo con proprietà molto speciali di cui gli scienziati contemporanei ignorano l'esistenza. Ma la tentazione di prolungare la vita nel corpo fisico è troppo grande per alcuni esseri umani, che cercano di ottenere la vita eterna con qualsiasi mezzo e a qualsiasi costo. È ovvio che in queste circostanze devo essere molto cauto. Voglio dire che la tua vita è in pericolo. Ho sottolineato, sì, mi viene assicurata una vita estremamente lunga rispetto all'aspettativa di vita media, a condizione che le funzioni vitali non vengano interrotte. Ma torniamo alla lettera. Ricordo che, mentre leggevo la lettera, due tendenze opposte lottavano l'una contro l'altra. Da un lato, avevo l'impulso di strapparla e buttarla via, pensando che qualcuno stesse cercando di prendermi in giro. Dall'altro, avevo la sensazione che ciò che stavo apprendendo fosse vero. Inoltre, l'intera faccenda era troppo complicata per essere una semplice burla. E poi, che motivo c'era di farmi una cosa del genere? Ero un uomo normale, con una vita ordinaria, senza grandi pretese. Alla fine della lettera c'era la procedura esatta che dovevo seguire, senza avvisare nessuno, senza prendere alcun bagaglio, senza lasciare la minima impressione che fosse successo qualcosa di insolito. Dovevo presentarmi a Bucarest a un certo indirizzo, a una certa data e ora, né prima né dopo. L'istruzione era di entrare direttamente in casa e inizialmente fui preso dal panico e volli addirittura consegnare la lettera alla polizia, che all'epoca si chiamava milizia. Ma, a parte il fatto che questo non avrebbe risolto nulla, perché la lettera era un semplice resoconto, senza dati concreti, che portassero a una possibile identificazione della persona che l'aveva scritta. Probabilmente sarei stato trascinato io stesso in una serie infinita di interrogatori e vessazioni che erano tipici del modus operandi del regime comunista dell'epoca, ma mi chiedevo cosa avrei perso seguendo quelle istruzioni, anche se avessi scelto l'opzione di rivelarlo alla polizia, e quindi la legge avesse fatto irruzione all'indirizzo di Bucarest. Ero sicuro che non avrebbero trovato assolutamente nulla. L'intera operazione era troppo ben congegnata e ben organizzata per permettere simili errori. Inoltre, era già una certezza che ogni mia mossa fosse discretamente tracciata, un fatto che era anche menzionato tra le righe della lettera. Presi subito la decisione di andare a Bucarest, seguendo le istruzioni nei dettagli. Spiegai alla casa che stavo andando in città a trovare un amico, ma in realtà ero salito sul treno per la capitale. Ho programmato la mia partenza in modo da rispettare le indicazioni di giorno e di orario riportate nella lettera, e in qualche modo sentivo che non si poteva tornare indietro. Avevo preso questa decisione da sola, anche se i vecchi legami e le abitudini tendevano ancora a portarmi fuori strada. Una paura inquietante invadeva il mio cuore, ma il richiamo della straordinaria possibilità che mi veniva offerta era più forte della nebulosa sensazione di incertezza. Stranamente, pur sapendo che mi veniva offerta una vita di quasi 2000 anni, non avevo alcun pensiero concreto su come avrei dovuto agire, o pensavo che fosse normale avere innumerevoli progetti, idee, desideri, ma invece la mia mente sembrava paralizzata al pensiero che avrei vissuto forse migliaia di anni con questo corpo fisico. Per farla breve, arrivammo a Bucarest e trovammo subito l'indirizzo che indicava un condominio di 4 piani in un quartiere tranquillo. Come avevo letto nella lettera, la porta non era chiusa a chiave. Entrai in un bilocale arredato in modo modesto, dove non c'era nessuno. Sul tavolo della sala da pranzo, in una grande busta, c'erano un foglio di istruzioni, una chiave e una somma di denaro enorme per quei tempi. Mi fu detto di lasciare immediatamente quel posto e di recarmi
a un altro indirizzo di Bucarest, che questa volta era una casa, dove sarei rimasto per 3 giorni finché non fossi stato contattato da una certa persona. La chiave nella busta era della porta di quella casa e il denaro era per le spese. Contando i soldi, mi resi conto che la somma sarebbe stata sufficiente per vivere comodamente per 1 anno, ma mi era stato consigliato di non uscire di casa durante quel periodo. A meno che non fosse assolutamente necessario, avevo anche una notevole scorta di cibo nel frigorifero. Sembrava che tutto facesse parte di una sceneggiatura cinematografica, ma quello che mi veniva chiesto di fare era relativamente semplice. Riflettei per un po' e rilessi le istruzioni. Sembrava che tutto fosse già predisposto per darmi un'esistenza senza fine. Tuttavia, la vostra vita nel corpo fisico sarebbe terminata dopo quasi 2000 anni, ho detto. In effetti, sembra che l'effetto della lega sia più debole di quello dell'elisir alchemico, ma per quanto ne so, nessuno ha finora sperimentato il periodo massimo di tempo che il dispositivo facilita. Manca quindi una verifica diretta di questa informazione, che probabilmente proviene dagli inizi della tradizione. Non possiamo essere certi che il messaggio non si sia modificato con il passare del tempo. Ma dov'era l'oggetto? Chiesi con impazienza. Le è stato portato dalla persona che ha incontrato? Le cose erano più complicate. Dopo essermi sistemata nell'altra casa, anch'essa in una zona tranquilla, ma dall'altra parte della città, aspettai la visita del mio contatto. La casa era molto accogliente, persino lussuosa, potrei dire, ma notai che non c'era il telefono. Il cavo c'era, ma mancava l'apparecchio. Probabilmente si trattava di una misura di sicurezza, per evitare che fossi tentato di contattare qualcuno. Come mi era stato comunicato, la persona arrivò dopo 3 giorni, che trascorsi leggendo e guardando la televisione. Per non creare problemi ho preferito non uscire. Alla fine del periodo ero un po' annoiato, ma la curiosità e l'interesse per quello che sarebbe successo non mi avevano abbandonato. Il contatto era un signore di mezza età che mi confermò personalmente di essere stato mandato da un mio antico parente. Nonostante lo abbia tempestato di domande in tal senso, è rimasto irremovibile. Mi disse solo che dovevo avere pazienza e fiducia. Poi ha preso una macchina fotografica dalla sua borsa e mi ha chiesto di mettermi in piedi contro un muro vuoto. Dopo avermi fotografato, vedendo che ero infastidito e per evitare una scena spiacevole, mi ha spiegato che le foto erano necessarie per i miei nuovi documenti. Mi informò che sarebbe tornato tra 3 giorni e che dovevo essere pronto a partire. Potrei ancora tornare alla vita ordinaria, che sembravo essermi lasciato alle spalle troppo facilmente, a parte l'incertezza in cui vivevo, giustificata dalla mancanza di informazioni. Sentivo che la situazione stava diventando piuttosto pericolosa, perché avrei avuto bisogno di altri documenti, e soprattutto che tipo di documenti. Dopotutto, la mia carta d'identità e la mia patente di guida erano perfettamente valide, mentre il passaporto era fuori discussione, poiché all'epoca i cittadini rumeni non potevano averne uno. All'improvviso mi resi conto che stavo per lasciare il paese, ma non attraversando illegalmente il confine, bensì presentandomi a uno dei punti doganali con un passaporto valido. Il cuore mi si strinse per l'eccitazione e le ondate di paura si riversarono sulla mia immaginazione. Mi vedevo già scoperto, rinchiuso e picchiato nelle temute prigioni della sicurezza di Stato, sottoposto a interminabili ed estenuanti interrogatori, spesso molto violenti. Camminavo nervosamente per casa senza sapere cosa fare. La logica mi diceva che se i rumeni non hanno il passaporto, significava che dovevo presentarmi con un documento falso di un'altra nazionalità. Sudata, mi buttai sul letto. Pensai che mi ero complicata inutilmente la vita, proprio quando stavo per costruirmi un futuro decente, una vita familiare e forse anche una carriera, almeno per quanto si potesse parlare di una cosa del genere in uno stato comunista. E per cosa?
Pensavo che, in fondo, la mia esistenza era già buona così come sarebbe stata. Non avevo bisogno di 2000 anni, in cui mi sarei appunto stancato. Evidentemente tutti quei pensieri erano frutto dell'istinto di conservazione, che mi spingeva, finché era possibile, a seguire la strada del mediocre e del banale. Dopo un po' di tempo, ho cominciato a calmarmi e a guardare il problema da una prospettiva diversa. Dovetti riconoscere, per esempio, che la mia antica parente mi aveva sempre dato il libero arbitrio, non mi ha mai obbligato in nessun momento, attraverso qualcosa o qualcuno, ad adottare quell'opzione, ma è sempre stata una mia scelta, come lo era in effetti in quel momento. Anche allora avevo la possibilità di abbandonare tutto e riprendere la mia vita precedente senza che, almeno apparentemente, nessuno avesse perso o sofferto. Avrei trovato subito una spiegazione plausibile per la mia fidanzata e la mia famiglia, e la grande somma di denaro che portavo avrebbe rallegrato tutti. Il mio antenato, invece, sarebbe rimasto inaccessibile e sconosciuto come prima, e le disposizioni che aveva convogliato attraverso un canale misterioso, sono sicuro, non avrebbero fornito il minimo indizio alle autorità. Dovevo ammettere che la saggezza, l'esperienza e le conoscenze che aveva accumulato nella sua lunga vita gli permettevano di agire a distanza, in modo molto intelligente e praticamente impeccabile. Certo, aveva previsto la possibilità di un mio abbandono, ma con sorprendente delicatezza mi ricompensò in tal caso di problemi che mi aveva causato, lasciandomi quella grossa somma di denaro. La mia conclusione finale fu che dovevo essere io a costruire il mio destino. Allo stesso tempo, cominciavo a rendermi conto che, invece di pretendere sempre ed egoisticamente la prova definitiva di ciò che sosteneva nella sua lettera, e qui mi riferisco all'enigmatico oggetto personalizzato, era necessario che prima di tutto offrissi qualche prova minima che io stesso la meritassi. Invece di adottare un atteggiamento e un modo di pensare inquisitorio, come se la vita eterna mi fosse dovuta di diritto, e senza alcuno sforzo, sarebbe stato più saggio rendermi conto che ciò che mi veniva offerto era in realtà una ricchezza inestimabile per il mio destino e una straordinaria opportunità per la mia evoluzione. Altrimenti avrei rischiato di non apprezzare il dono del mio antenato per quello che valeva, e senza dubbio, nella mia ignoranza, avrei commesso abbastanza errori che avrebbero potuto costarmi la vita molto rapidamente. Ti capisco perfettamente, dissi all'epoca. So queste cose perché sono stati esposti anche a me. È vero che in circostanze completamente diverse, da una persona molto speciale. Elinor sorrise con comprensione. Credo che lei si riferisca al signor Cesar Brad, vero? In effetti, sembra un essere che ha già raggiunto un alto grado di evoluzione della coscienza, osservò pensieroso. Anche voi, per la forza del vostro destino, fate parte di questo complesso meccanismo che coinvolge esseri notevoli. Tra poco vi renderete conto che nulla nella vita è casuale, ma che tutti gli eventi sono correlati e sincronizzati in modo spesso sorprendente per l'uomo comune. È una grande arte notare queste sincronicità che si verificano nella vita e poi comprenderne la causa nascosta. Allo stesso tempo, se ci riuscite, è un segno evidente che siete evoluti. Ma torniamo a quello che dicevo. Riflettendo sempre di più su questi argomenti, a poco mi sono convinto fermamente che dovevo intraprendere un certo percorso di vita e che questo era strettamente legato al mio antenato. Decisi quindi di abbandonarmi senza riserve al piano nascosto che, mi resi conto, il grande alchimista aveva preparato nei minimi dettagli. Naturalmente questa impresa comportava una certa dose di rischio, ma la mia determinazione era già salda. All'inizio c'è stata una leggera esitazione, dovuta all'attaccamento alla mia famiglia e alla mia fidanzata, ma mi sono rassicurato che avrei avuto tutto il tempo per tornare da loro in seguito. Ma nel profondo sapevo che non sarebbe mai successo.
Dopo 3 giorni l'uomo dai capelli grigi tornò, sobrio e tranquillo come la prima volta. Come sospettavo, avevo già un passaporto falso con cui avrei attraversato il confine, ma le mie aspettative furono superate quando mi resi conto che il mio passaporto era in realtà un passaporto diplomatico e che avevo la nazionalità belga. Il signore mi ha spiegato che questo era dovuto al fatto che parlavo correntemente il francese, il che lo rendeva più credibile per le autorità doganali. Mi avrebbe accompagnato a Bruxelles e il volo era previsto per mezzogiorno del giorno successivo. In poche parole, all'aeroporto tutto è filato liscio e naturale e i doganieri ci hanno persino augurato buon viaggio. In serata mi ero già sistemata in una villa extralusso della capitale belga, situata in una zona residenziale della città. L'uomo che mi ha accompagnato si è ritirato con discrezione, dopo essersi assicurato che avessi tutto il necessario. Mi annunciò che quella sera avrei ricevuto una visita speciale. Sorrisi leggermente. Probabilmente questo sarebbe stato il tanto atteso incontro con il mio parente cinquecentenario. Dovevo ammettere che a volte nella vita i cambiamenti sono così rapidi e drammatici che bisogna essere molto accorti e controllati per affrontarli. Una settimana fa stavo facendo progetti familiari con la mia fidanzata a Oradea, in Romania. Ora ero in Belgio, sotto un'altra identità, in attesa di incontrare un parente di diverse centinaia di anni. Piuttosto scioccante, no? Elinor rise leggermente e si alzò per accendere la luce. Fuori era quasi buio e il prete tibetano non era ancora arrivato. Interrotto dall'incantesimo dell'ascolto, rabbrividii, guardando l'orologio. È piuttosto tardi. Pensi che ci sarà un altro appuntamento stasera? Ho chiesto con scetticismo. Non c'è dubbio, rispose Elinor, anche se io stessa sono un po' stupita da questo ritardo, ma siamo pazienti. Arriverà tra un po' e poi ci sarà una grande sorpresa. Non capivo nulla del mistero, ma Elinor mi promise che l'attesa non sarebbe stata lunga. Se è così, la prego di raccontarmi cosa è successo quella sera a Bruxelles, dissi mettendomi più comoda sulla poltrona e assaporando uno dei biscotti che mi erano stati serviti. Ho incontrato il maestro alchimista, il mio antenato. Ero nervosa, ma lui sembrava capirmi così bene. Mi ringraziò per essermi fidato di lui e di quello che mi aveva scritto. Aveva circa 32-33 anni. Credetemi, ero sconcertato e cercavo varie ragioni per giustificare a me stesso che quello che stava accadendo era un imbroglio, che era impossibile che la persona che avevo davanti potesse avere quell'aspetto e che fosse già vissuta per 500 anni. Già allora espressi i miei dubbi al riguardo. Lui mi guardò con calma e serietà. Poi mi chiese che aspetto immaginavo dovesse avere un essere umano di 500 anni. A questo punto mi bloccai, rendendomi immediatamente conto della ridicolaggine della situazione. Continuò dicendomi che non sarei riuscito a convincermi dell'esistenza di quella tradizione segreta e dello straordinario effetto che l'oggetto misterioso aveva sulla vita di coloro per i quali era stato creato, finché non fossero passati molti anni. Ma nel frattempo mi consigliò di aspettare attivamente, di coltivare me stesso e di imparare i misteri dell'alchimia, per poter poi realizzare il passaggio allo stadio superiore. Si offrì di mostrarmi e di fornirmi tutto ciò di cui avevo bisogno per realizzarlo. Sento che hai un grande potenziale, mi disse, ma scoprirai comunque che chi entra nel cammino di questa tradizione integra in modo diverso il tempo a sua disposizione, che è incomparabilmente più lungo della vita di una persona comune. Pertanto, i progressi che farete nelle vostre esperienze alchemiche saranno piuttosto lenti. Potrebbero passare diverse centinaia di anni, forse anche 1000 o più, prima di raggiungere la perfezione nel vostro lavoro alchemico. Durante questo lunghissimo periodo di tempo potreste dover affrontare trasformazioni importanti, persino drammatiche, nella vostra esistenza, ma queste vi aiuteranno ad accumulare un'immensa esperienza che contribuirà in modo determinante alla complessità del vostro destino.
Potreste chiedermi come mai altri alchimisti riescono a realizzare il loro lavoro in una sola vita umana normale. Questo è un dato di fatto, ma in questi casi essi nascono già con grandi meriti su questa via, acquisiti in molte esistenze precedenti. Quasi certamente non conoscete gli aspetti della metempsicosi, né quelli relativi alla legge esoterica di azione e reazione nell'universo. Per questo motivo, le spiegazioni che vi offro ora vi sembreranno forse esilaranti e illogiche, ma avrete molto tempo per capire e osservare queste cose. È bene sapere, tuttavia, che la straordinaria longevità di cui disponete ora può consentirvi di evolvere spiritualmente molto più rapidamente che non seguendo il percorso di nascita e di morte che seguono le altre persone. Si fermò e mi guardò intensamente per vedere quale reazione suscitassero le spiegazioni che mi dava. Non riuscivo a dire una parola, perché non capivo il significato di queste cose, ma ora so bene cosa intendeva il mio antenato. È elementare, ma in quel periodo della mia vita era un argomento completamente inesplorato per me. Elinor si soffermò sul suo racconto per chiedermi quanta familiarità avessi con questi argomenti. Le risposi che non ne sapevo molto e che sarei stata lieta se mi avesse fornito ulteriori dettagli su queste nozioni, destino e reincarnazione. Sapete bene che la questione della reincarnazione dell'anima umana continua a essere controversa ancora oggi, nonostante ci siano innumerevoli prove e persino studi che dimostrano questa verità, mi spiegò Elinor. La necessità di mantenere un controllo il più possibile efficace sulla popolazione ha portato i leader ombra di alcune forze politiche ed economiche a ingranare con la scienza e l'educazione di massa per rendere il tutto semplice e conciso. Non c'è anima, non c'è spirito e non succede nulla dopo la morte del corpo fisico, perché tutto si riduce al nulla. In altre parole, secondo questa ideologia moderna, una volta che l'uomo muore, scompare completamente, senza lasciare traccia. Sebbene sia assurda e persino illogica, quest'idea ha preso piede e molte persone la abbracciano soprattutto perché sentono che li salva da complicazioni e inutili grattacapi. Inoltre, alcuni tendono addirittura a scivolare in una mentalità profondamente sbagliata, che può poi farli sprofondare in una profonda disperazione e sofferenza. Pensano che se si dice ancora che abbiamo una sola vita e che non c'è nient'altro dopo di essa, allora possono commettere ogni tipo di azione, soprattutto malvagia e persino abominevole, per puro interesse egoistico, perché non dovranno pagarne le conseguenze dopo la morte. Si capisce quindi che questo può essere davvero un problema. E non è un caso che la società moderna stia affrontando un'ondata di vizi e trasgressioni praticamente senza precedenti. La lotta per la giustizia è solo in superficie perché non riesce a sradicare il male. Il sistema ideologico è corrotto e falso, eppure viene deliberatamente mantenuto tale per provocare il caos e consentire il controllo ai vertici. Naturalmente, sono consapevole di questi problemi, ho detto, ma è interessante vedere il punto di vista del vostro antenato sulla possibilità di progredire più velocemente. Sì, il metodo di prolungamento della vita nel corpo fisico è straordinario. A uno sguardo superficiale si potrebbe pensare che ci voglia molto tempo per ottenere un certo risultato, mentre altre persone che vivono una vita normale ottengono lo stesso effetto in pochi anni o decenni. In realtà stanno semplicemente continuando ciò che hanno iniziato molte vite fa. Supponiamo la seguente situazione. Io inizio a studiare i misteri dell'alchimia e insieme a me viene iniziato a questi misteri un uomo comune che vive una vita normale. Supponiamo anche che entrambi progrediamo più o meno allo stesso ritmo. Dopo qualche decennio egli morirà inevitabilmente e la sua anima, che porta con sé, tra le altre cose, la quintessenza di tutte le conoscenze acquisite fino a quel momento, sarà trasferita su un piano superiore della creazione. Per la maggior parte degli esseri umani,
Questo piano è l'universo astrale sottile, che è molto più grande dell'universo fisico. Elinor fece una breve pausa per sorseggiare la sua tazza di tè. Poco dopo riprese la sua spiegazione. Gli esseri umani non muoiono nel vero senso della parola, cioè non scompaiono nel nulla, ma abbandonano solo la loro carcassa fisica, cioè la carne e le ossa, che si decompongono. Solo il corpo fisico muore, ma la parte sottile dell'essere, l'anima, passa in un'altra dimensione spazio-temporale della creazione, che è la più favorevole per continuare la sua esistenza. Per questo si dice che in realtà non esiste la morte, perché l'essere umano, come entità individuale, non scompare mai, si limita a passare da un piano della creazione a un altro, proprio come, ad esempio, si scende da un'automobile e si sale su un treno, poi si scende da quel treno e si sale sul ponte di una nave, e l'analogia continua. In ognuna di queste situazioni si ha un ambiente di viaggio specifico e un certo grado di libertà. Si tratta, come si potrebbe dire, di ciò che ci si può permettere in quel momento, di ciò che si è risparmiato per pagare il biglietto, che sia in autobus, in treno o in nave. Se non avete risparmiato abbastanza, cioè non avete molti meriti, allora camminate, ma se siete molto ricchi, allora potete comprare un biglietto per lo Space Shuttle. In termini analogici, in quest'ultimo caso si ha accesso a un mondo sottile molto elevato. Se avete pochi meriti, perché le vostre colpe sono state grandi, allora la dimensione sottile in cui l'anima viene proiettata dopo la morte del corpo sarà piena di tormenti e sofferenze. Queste demarcazioni si riferiscono al destino di ogni uomo, che è in pieno accordo con le azioni, buone o cattive, che ha commesso sia nella sua esistenza terrena, sia in quella dei mondi sottili. Se così fosse, non ci sarebbe differenza tra la condizione terrena di un santo e quella di un criminale, o tra un ritardato mentale e un genio. Il buonsenso ci dice che non è un caso che un essere umano nasca con un grave handicap fisico, mentre un altro sia perfettamente sano e florido, che uno soffra fin dall'infanzia con ogni sorta di angoscia, sia terrorizzato dagli incubi, mentre un altro sia allegro, ottimista e molto felice. Credo che comprendiate molto bene ciò che sto dicendo. Tuttavia, l'incredibile superficialità e persino la stupidità delle persone che impedisce loro di notare questi fatti molto semplici e ovvi, così come la loro dipendenza quasi malata da un sistema automatico di credenze e pregiudizi imposti loro fin dall'infanzia, contribuiscono sia al loro decadimento fisico e morale, sia alla loro incapacità di comprendere alcune verità essenziali sulla vita che vivono. È vero, ho avuto spesso a che fare con questa opacità dell'opinione pubblica. L'ho constatato con amarezza, ma sai, ho scoperto che non si tratta necessariamente di cattiva volontà da parte delle persone, ma piuttosto del fatto che poi si trovano di fronte alla decisione di sostituire le idee materialiste con cui sono stati indottrinati fin dalla scuola con qualcosa che quasi tutti deridono o dicono che non esiste. Tra le due opzioni, la maggior parte preferisce rimanere fedele alle vecchie convinzioni, anche se si rende conto che qualcosa non va ancora bene. L'idea della convenienza e della mancanza di sforzo fisico o mentale riesce spesso a vincere il loro spirito tremante. Ma in queste condizioni, che, a mio avviso, enfatizzano l'egoismo e abbattono l'affettività, non ci si può aspettare di ottenere grandi meriti. La vita finisce in tempi relativamente brevi e poi arriva, per così dire, la mietitura. Elinor capì subito l'idea. Ecco a cosa mi riferivo. Ciò che l'uomo fa nella sua vita terrena lo obbliga, in un certo senso, a tornare sul piano fisico dopo che il soggiorno astrale, in cui l'anima vive in un mondo sintonizzato con quello astrale, è terminato. La sua lunghezza d'onda, per esempio, a causa del desiderio di riuscire nell'arte dell'alchimia, la persona dell'esempio che ho considerato si reincarnerà in una circostanza che favorisce l'accesso a questa conoscenza.
Naturalmente, il processo di il destino di un'anima che sta per reincarnarsi sul piano fisico è molto complesso, essendo opera estremamente precisa di entità cosmiche infinitamente superiori al comune e razionale modo di pensare dell'uomo, dall'immenso bagaglio di fatti e esperienze, emozioni e intenzioni che ogni essere umano ha accumulato durante le sue innumerevoli esistenze nella manifestazione. Vengono prese in considerazione quelle tendenze che definiranno l'orientamento essenziale del suo destino nella futura incarnazione. Questa scelta si basa su determinati criteri e l'uomo deve vivere nella sua nuova vita sul piano fisico una sorta di replica delle azioni che ha compiuto nelle altre vite terrene. Sì, mi sono spesso chiesto come avvenga questo processo di conteggio delle nostre azioni, ma non ho trovato la risposta, dissi pensieroso. Elinor rimase in silenzio per un attimo, poi mi rispose con grande competenza: ogni azione, sia essa compiuta con il corpo, con la parola o con il pensiero, viene silenziosamente registrata in quella che gli occultisti chiamano memoria cosmica. E poi la quintessenza di queste azioni è impregnata nell'anima individuale e può essere un peso o una delizia per colui che vive il suo destino, mi spiegò Elinor. Il destino dell'uomo non è casuale, è in completo accordo con la natura delle azioni che ha compiuto, ed è per questo che le persone nascono così diverse. Ognuno deve vivere il proprio destino secondo la natura delle sue azioni. Le buone azioni porteranno meriti e quindi quell'essere godrà di condizioni, possibilità e situazioni meravigliose nella sua incarnazione sul piano fisico. Le cattive azioni porteranno conseguenze negative, molta sofferenza e tormento per quell'essere, ma è importante rendersi conto che queste ricompense rappresentano comunque un perfetto equilibrio tra azione e ricompensa. Nessuno è favorito e nessuno è svantaggiato. Ognuno riceve esattamente ciò che si merita, anche se molti sostengono di aver subito un torto e incolpano Dio di aver dato loro tante sofferenze e problemi nella vita. Perché loro devono faticare al limite della sussistenza e altri si crogiolano nel lusso e nella ricchezza? Questo tipo di domande è comune tra coloro che soffrono nella vita, ma non comprendono le cause di tale sofferenza. Come dicevo, queste situazioni sono una fedele espressione della legge di compensazione per le azioni commesse, ma chi non è ancora sufficientemente risvegliato spiritualmente non sa e non capisce queste cose. Questi aspetti mi interessavano molto, perché mi permettevano di sintetizzare le mie conoscenze iniziatiche. Ho chiesto a Elinor cosa determina la futura reincarnazione di un'anima sul piano terrestre. Nell'intervallo tra due incarnazioni successive, l'anima individuale vive nel piano astrale per un periodo di tempo conforme ai meriti acquisiti. Quando questi sono esauriti, giunge il momento in cui altre azioni compiute nel corso delle esistenze terrene sono maturate e attendono di ricevere il loro dovuto ricompensa, buona o cattiva, sul piano fisico, cioè in una nuova incarnazione. La condensazione della necessità del destino attira irresistibilmente l'anima in questione sul piano fisico, in uno stampo o modello di integrazione nella società che è più adatto alle specificità o alla natura delle azioni che devono essere compensate. Il futuro essere umano che nascerà in quello stampo dovrà consumare i buoni frutti o i meriti dovuti alle sue buone azioni passate, oppure dovrà pagare per le sue azioni passate e le sofferenze che ha causato agli altri. Ma il più delle volte c'è la combinazione delle due tendenze. Spiega perché le persone nascono con certe qualità, ma anche con certi difetti fisici o mentali. Tuttavia, spetta a loro decidere come organizzare il proprio destino. In altre parole, sono loro che con le loro azioni nella vita presente determinano la natura del loro destino nelle incarnazioni future. Ok,
Ma in questo modo non c'è praticamente fine al ciclo delle rinascite, esclamai. Che facciamo il bene o il male, rinasceremo ancora e ancora per consumare i frutti delle nostre azioni. Questo è solo in apparenza. La differenza fondamentale tra le azioni buone e quelle cattive è che le prime avvicinano a Dio, mentre le seconde lo allontanano. La salvezza, o la liberazione di cui parlano le religioni autentiche, consiste proprio nel riassorbimento nella dimensione che trascende anche questo ciclo apparentemente infinito di vita e di morte, che è come una catena di dipendenza, ma seguendo il cammino dell'evoluzione, che è sempre sinonimo di bontà e di armonia. L'uomo arriva alla fine del percorso e allora si compie un atto inconcepibile. Per la ragione ordinaria è come un passaggio, un salto nell'infinito, che comprende tutti i mondi, ma che è anche al di fuori di essi. Non voglio divagare ora in questa direzione della nostra discussione, perché questa era l'idea iniziale da cui siamo partiti. Ho detto che, nell'esempio comparativo che ho scelto, chi è stato iniziato ai misteri dell'alchimia raggiunge un certo livello di comprensione di questi misteri in quell'esistenza, dopodiché muore e la sua anima si proietta per un periodo di tempo in uno dei mondi sottili del piano astrale. Ci trasferiamo tutti sul piano astrale dopo la morte nel piano fisico? Chiesi, ansioso di chiarire questo aspetto che non avevo compreso. Questo è vero per la maggior parte degli esseri umani, perché il piano astrale è per eccellenza un piano di emozioni e di manifestazioni psichiche che, come sapete, sono l'aspetto fondamentale che definisce la vita di un essere umano. Tuttavia, se alcuni esseri umani hanno già raggiunto un livello di coscienza molto elevato, le loro anime saranno automaticamente attratte, dopo la morte fisica, in piani di manifestazione ancora più sottili, come il piano mentale o addirittura il piano causale, dove la natura della realtà è molto più sottile e vasta che nel piano astrale. Sul piano causale, ad esempio, non c'è praticamente nulla che si possa associare all'immaginario o al pensiero ordinario. La mente è allora completamente trascendente e la cognizione non è più un atto discorsivo, ma totale e simultaneo. Lì la coscienza individuale ha accesso persino agli archetipi stessi della creazione e alle cause che fanno sì che le cose e i fenomeni si manifestino nei piani inferiori, fino a quello fisico. Pertanto, colui che esiste in questo piano ultimo di manifestazione, che è estremamente elevato, può controllare tutto nel mondo manifestato, perché allora può fare e disfare, dall'origine causale, qualsiasi azione, piano o intenzione. È vero anche il contrario. Se un essere ha commesso grandi torti nella sua esistenza terrena, come atti riprovevoli di dispotismo, di oppressione mentale e fisica di altre persone, o se ha commesso crimini o si è abbandonato ad azioni molto violente, allora la sua anima sarà inesorabilmente trascinata dopo la morte fisica nelle dimensioni oscure e infernali del piano astrale inferiore, dove dovrà pagare per le sue azioni. Non fraintendetemi, non si tratta di dannazione eterna, ma tuttavia tali azioni pesano molto sulla bilancia del destino personale, ed è proprio per questo che l'intervallo di tempo durante il quale vengono compensate negli inferni appare, in anni terrestri, molto lungo. Una situazione più particolare è quella di coloro che si suicidano, perché allora la loro sofferenza è estremamente prolungata e la regressione nella scala evolutiva è notevole. In una situazione così drammatica, l'anima quasi non si rende conto che un solo atto sconsiderato della sua vita terrena le è costato migliaia di anni di sofferenza e di involuzione. Se fosse stato in grado di restituire a se stesso la vita che aveva preso, allora non sarebbe stato un problema troppo grande, ma non è così, ed è per questo che il tormento che un'anima suicida deve sopportare è terribile. L'atto del suicidio è, in sostanza, l'atto di abnegazione portato all'estremo,
che è molto peggiore dell'atto di ignorare la scintilla divina, lo spirito divino che è in noi. Un ateo ha ancora la possibilità di evolvere e cambiare il suo punto di vista nel corso della vita, mentre il suicida, con un atto di volontà egoistica, uccide la possibilità che gli è stata data di evolversi in quell'esistenza. Non ha compreso un punto fondamentale che ho menzionato in precedenza, ossia che, anche se a un certo punto della sua vita l'uomo sente che i problemi, le sofferenze e le difficoltà che ha tendono a sopraffarlo, tuttavia questi non riflettono altro che la natura delle azioni che ha commesso in passato, e i tormenti e la vita miserabile che sopporta attualmente sono, con poche eccezioni, un'espressione fedele della sofferenza che ha causato ad altri. Pertanto, il suo atto sconsiderato è un tentativo egoistico di ingannare il destino, o meglio di aggirarlo, pensando che in questo modo non dovrà più sopportarlo. La gravità dell'atto del suicidio è quindi molto grande e costituisce un ostacolo importante nell'evoluzione umana, forse il più grande di tutti. D'altra parte, alcune anime che nella loro vita terrena sono state molto attaccate ai beni materiali o che sono state molto avare e avare nei loro rapporti con gli altri, rimangono per un periodo abbastanza lungo nelle immediate vicinanze dei luoghi e dei beni a cui si sono attaccate a livello del piano eterico che, come sapete, è situato in termini di frequenza vibratoria tra il piano fisico e quello astrale. Lo stato di queste anime è abulico perché non si rendono conto di ciò che sta accadendo loro e l'unico pensiero che le domina è quello del desiderio di tornare alle cose, ai beni materiali o anche agli esseri a cui erano molto legate durante la loro vita fisica. Rimangono a lungo su questo piano sottile che si trova nelle immediate vicinanze del nostro pianeta, sempre immersi in un'atmosfera cupa, come una fitta nebbia. Di tanto in tanto, a causa dei loro desideri grossolani e dell'attaccamento ai beni del mondo, vagano in queste zone in una forma ectoplasmatica, che riproduce più o meno fedelmente la forma corporea che avevano nella loro precedente esistenza terrena. Questa condizione pietosa può durare a volte anche per centinaia di anni, fino a quando, a poco, la loro comprensione comincia a far luce nella penombra da cui erano circondati, e così si liberano dalla morsa degli attaccamenti che avevano. Questo è un tipico esempio di consumazione, di una sorta di karma dell'attaccamento. In seguito, l'anima interessata entra in un livello astrale che è di gran lunga superiore alla condizione dolorosa in cui si trovava fino a quel momento sul piano eterico. Naturalmente, quel livello del piano astrale sarà in pieno accordo con altri aspetti, corrispondenti al particolare destino dell'anima, e dopo avervi soggiornato per un po', consumando i suoi particolari meriti su quel livello astrale, si reincarnerà sul piano fisico e il processo ricomincerà, ma da un livello più alto di esperienza individuale. Bene, ho detto, ora è chiaro, ma la vita sui piani sottili dura quanto quella che un uomo comune vive sul piano terreno? Perché lei ha detto che, dopo la morte del corpo, ogni anima trascorre un certo periodo di tempo nell'uno dei sottili piani dell'evento? Il tempo, in quanto energia sottile e universale, è percepito in modo diverso sui diversi piani della creazione. Sul piano astrale, ad esempio, non ha più lo stesso significato, lo stesso flusso del piano fisico. Ciò che qui si percepisce come una durata precisa del tempo, lì è molto distorto. Più alto è il piano di manifestazione, più sfumata è la percezione del tempo. Il fatto che questo piano sia multidimensionale causa complessi fenomeni di sincronicità e persino di simultaneità degli eventi. Il tempo non può più essere giudicato nei suoi parametri fisici. Il soggiorno astrale medio, che un'anima individuale trascorre tra due incarnazioni successive, è compreso tra 50 e 300 anni terrestri. A seconda dei meriti accumulati, ci sono naturalmente delle eccezioni
che dipendono dal giudizio dei corpi superiori, nella gerarchia delle entità celesti, ma in generale questa è la durata del soggiorno astrale della maggior parte delle anime individuali, dopo la morte del corpo fisico. Quindi nel tuo esempio, colui che è stato iniziato ai misteri dell'alchimia e poi muore, probabilmente torna sul piano terreno quando tu hai già 300-400 anni. Ho detto, ora capisco il significato del tuo percorso. Elinor annuì leggermente con la testa. Sì, ma a quel punto ero già molto progredito, perché utilizzavo il tempo che la sua anima trascorreva nel piano astrale per perfezionarmi continuamente. Quando, dopo la morte del corpo, l'anima si trasferisce sul piano sottile, è soggetta ad altri tipi di leggi e influenze. Il più delle volte non è in grado di svolgere lo stesso tipo di attività principale che svolgeva nella sua vita terrena, perché le condizioni e le priorità nelle dimensioni astrali sono molto diverse da quelle del piano fisico. Tuttavia, i suoi progressi e le sue conoscenze, acquisiti durante le precedenti esistenze terrene, in un campo o nell'altro, vengono sintetizzati nella sua coscienza e possono determinare la natura della sua futura incarnazione. L'alchimista del mio esempio tornerà in una nuova incarnazione e percorrerà rapidamente le tappe della conoscenza che ha già acquisito nella vita precedente. Poi i suoi progressi in questa direzione rallenteranno, perché si troverà di nuovo in un regno sconosciuto che dovrà esplorare. Potrebbe aver bisogno di 1 o 2 ulteriori incarnazioni, partendo dal presupposto che il suo scopo nella vita sarà sempre la realizzazione spirituale attraverso la grande opera alchemica, anche se il destino ha molti altri vettori di influenza che possono distrarlo da questo percorso e ritardarne il successo. Per questo motivo, a volte possono passare anche 15-20 vite senza che egli abbia raggiunto il suo obiettivo finale. D'altro canto, godo di una vita straordinariamente lunga, in un corpo fisico perfettamente sano ed equilibrato, e non devo ripetere il processo di apprendimento e conoscenza in ogni fase della vita, dall'infanzia alla vecchiaia. Inoltre, la mia coscienza non è soggetta a un oblio periodico tra le incarnazioni successive, ma il mio progresso nell'arte dell'alchimia tende a seguire un flusso continuo e ascendente. Questo spiega il fatto che io sia in grado di ottenere la pietra filosofale in poche centinaia di anni di studio e di esperimenti, mentre un uomo comune, seguendo la comune via della morte e della rinascita, avrebbe bisogno di almeno 3-0 anni per farlo, credendo di godere sempre delle migliori condizioni di vita, di avere un destino molto favorevole, di essere particolarmente ispirato e di essere in grado di fare la differenza, intuitivo nell'eseguire i suoi esperimenti alchemici. Ma queste sono condizioni ideali, che raramente si realizzano. Spesso ci vogliono decine di migliaia, centinaia di migliaia, o addirittura milioni di anni, perché un uomo si realizzi spiritualmente. Se fosse sempre consapevole a ogni incarnazione di ELL, a durata cosmica del suo viaggio attraverso la manifestazione, da un piano all'altro, sarebbe senza dubbio colto da una profonda disperazione che gli sarebbe insopportabile, ma il meccanismo automatico dell'oblio, che interviene ogni volta che ritorna a una nuova esistenza sul piano fisico, lo protegge da questa terribile angoscia. Naturalmente, questa dimenticanza è necessaria. È anche correlata al fatto che se ricordassimo tutte le nostre azioni passate, alcune delle quali terribili, la nostra psiche, ancora labile e impreparata a cogliere appieno il significato di queste questioni, quasi certamente si romperebbe e la nostra evoluzione sarebbe compromessa per lungo tempo. Quando siamo veramente in grado di percepire le nostre vite passate, siamo già a un livello elevato di evoluzione spirituale che ci permette un approccio di gran lunga, superiore al nostro scopo e alla nostra condizione nell'universo. Allora la nostra visione è unitaria e le cause sono percepite nel loro aspetto globale e non parziale. Ci sembra che il vantaggio di vivere molto a lungo nel corpo fisico sia ovvio, lo ammetto,
In un certo senso, chi rinasce ancora e ancora e ancora sul piano fisico è costretto a passare attraverso le stesse fasi della vita e può persino essere deviato dal percorso che ha intrapreso molte vite prima. Questo perpetuo movimento su e giù può diventare stancante, ma fa comunque parte del nostro destino. Il fatto stesso che siate stati scelti dal vostro antenato per portare avanti la tradizione, godendo di una lunga vita di quasi 2000 anni, fa parte del vostro destino. Ci ho riflettuto molte volte anch'io, e senza dubbio l'ho fatto. È chiaro che qualche tipo di merito acquisito nelle vite precedenti ha facilitato la situazione in cui mi trovo attualmente. Tuttavia, in virtù della stessa legge cosmica del destino, sono quasi certo di aver avuto un qualche legame con questo percorso nelle mie esistenze passate. In genere, gruppi più o meno grandi di anime individuali sono attratti quasi irresistibilmente dallo schermo della vita e del tempo, in virtù del fatto che sono legati tra loro da esperienze, fatti o conoscenze comuni. Per questo motivo, gran parte delle anime che si reincarnano incontrano nella loro nuova vita persone a cui sono state legate, in un modo o nell'altro, in altre esistenze. Questi legami reciproci sono necessari in virtù della legge di compensazione delle azioni e dei debiti che alcuni hanno nei confronti di altri. Quindi, immaginando un certo scenario, è possibile che io sia stato l'apprendista di un antico sacerdote che deteneva questo terribile segreto della longevità, o che abbia contribuito in qualche modo a mantenere questa speciale tradizione. Tuttavia, la mia ipotesi non è vincolante, perché potrei aver accumulato certi meriti spirituali che mi hanno portato alla situazione attuale della mia vita, praticando anche altre virtù o credenze religiose rispetto al percorso che sto seguendo ora. Per il momento questi aspetti rimangono avvolti nel mistero. So fin troppo bene che alcune persone possiedono la straordinaria capacità di vedere le loro esistenze passate. Mi chiedo se questo significhi una sorta di chiaroveggenza. Naturalmente questo significa una capacità di chiaroveggenza, disse Elinor. Una persona del genere ha accesso a un livello superiore di coscienza che comprende una dimensione molto alta della creazione. Questa dimensione si riferisce alle registrazioni di cui vi parlavo, perché nulla si distrugge senza lasciare traccia o si perde nel nulla. Volevo chiarire questo punto. Cesar mi ha parlato dei cliché Akasha Ichi, che sono come una sorta di nastro di registrazione gigante, a livello sottile per tutto ciò che accade nell'universo. La coscienza dell'uomo deve avere accesso a questi cliché per ricordare le esistenze precedenti. Nel caso del potere di visualizzazione delle esistenze passate, si tratta di qualcosa di più, perché si tratta di un certo tipo di controllo mentale. Naturalmente, anche questo potere ha diverse fasi di padronanza. Se all'inizio si manifesta solo in modo sporadico e parziale, con il progredire spirituale diventa stabile e può addirittura manifestarsi a volontà. Nelle fasi più elevate può permetterci di conoscere, se vogliamo, le esistenze passate e le probabilità di quelle future di qualsiasi essere umano che conosciamo. Questo aspetto è utile per comprendere alcune cause del passato che hanno dato origine a situazioni complicate nel presente. Vi dico tutto questo perché, anche se il destino mi ha dato un'esistenza speciale, anch'io mi trovo di fronte a molte sfide, tendenze o impulsi che possono portarmi fuori dal percorso che è stato tracciato per me. Quest'ultima osservazione di Elinor è in linea con le mie conclusioni. Dopotutto, vivere una vita molto lunga non ci esime affatto dagli effetti delle nostre azioni, ma ci dà la possibilità di aggiustarle al volo, senza alcuna sincope. Sto usando la mia lunghissima vita per evolvere spiritualmente, concorda Elinor, sia per quello che mi ha detto il mio antenato, sia per la mia esperienza personale. Mi rendo conto che non ho praticamente scelta. Potrei naturalmente intraprendere altri tipi di attività. Potrei, ad esempio, cercare di accumulare enormi fortune,
Ma questo non è affatto rilevante, soprattutto nel mio caso, visto che mi è stata lasciata una favolosa eredità finanziaria e materiale. La maggior parte delle persone, invece, preferisce trascorrere la maggior parte della vita, già piuttosto breve, che ha a disposizione acquisendo ricchezza, lusso e benessere. Non per sembrare un filosofo superato, ma sapete fin troppo bene quanto siano effimere le acquisizioni materiali. Ciò che avete ora può sparire un attimo dopo. Nella feroce lotta per il possesso i sensi si ottundono, il carattere si corrompe e la mente perde la sua chiarezza. Tutto questo in cambio di un senso illusorio, di frenetica attività commerciale o di fugaci condizioni di lusso esagerato, che in realtà riescono solo a spegnere lo spirito. I ricchi se ne rendono conto nel loro intimo, ma si rifiutano di ammetterlo apertamente, perché non saprebbero cos'altro fare nella vita, oltre alle relazioni, agli affari e alla competizione, che spesso distrugge e non stimola. Allora si sentirebbero completamente scoperti, inutili nella società e disorientati, cosa che, ad esempio, si può notare negli uomini d'affari che sono falliti. Non riescono a rilassarsi o a concepire la vita in termini diversi da affari, relazioni e intrighi, nemmeno in vacanza. Non so se l'avete notato, ma questo è il motivo per cui molti uomini d'affari rifiutano persino di prendersi delle ferie, giustificandosi sempre con il fatto che hanno dei problemi da affrontare, che non possono essere rimandati. Il loro smarrimento e l'incapacità di comprendere qualsiasi altra cosa nella vita, al di fuori del loro specifico ambiente lavorativo, è l'unico effetto della feroce lotta per la ricchezza. La situazione è davvero drammatica nel caso di persone molto ricche o di alcuni politici. A loro piace credere di vivere nella cosiddetta vita alta della società, perché, una volta assaggiata questa allettante tentazione, è molto difficile staccarsene. La loro corretta percezione della realtà delle cose viene quindi profondamente alterata e il loro desiderio nella vita diventa quello di stare in alto, di stupire con ricchezza, conoscenze e possibilità materiali, che sono, ovviamente, a un livello di coscienza impuro e grossolano. La loro fuga da se stessi è poi sostenuta dall'ideologia stessa del sistema moderno di cultura ed educazione, che li incoraggia a credere che, a parte questi obiettivi materiali che un essere umano dovrebbe avere nella vita, non c'è nient'altro, non c'è nessun Dio, nessuno spirito divino, nessuna legge di compensazione dopo la morte, nessuna reincarnazione che renda possibile questa compensazione delle azioni. Inoltre, queste idee vengono propagate di proposito per raggiungere certi fini viziati. Ho aggiunto, la situazione mi è stata descritta molto chiaramente da Cesare, quando mi ha raccontato dei suoi incontri con l'anziano Massini. Elinor fece un cenno affermativo, poi approfondì l'argomento. La spiegazione dell'indottrinamento materialista e ateo nel mondo, sostenuto quasi disperatamente dagli organi di potere, è molto semplice. Se si facesse capire alle persone che il loro scopo nell'esistenza che vivono è ben diverso, e se si capisse veramente che la natura degli atti che commettono implica in seguito, a volte anche nella stessa vita o, in caso contrario, in vite successive, una replica molto esatta per loro, allora le loro priorità diventerebbero senza dubbio molto diverse. La maturità di pensiero e di comprensione li renderebbe molto più responsabili di ciò che si prefiggono nella vita, li stimolerebbe ad avere molta più libertà di pensiero, e questo porterebbe inevitabilmente a un cambiamento nell'equilibrio di potere sul pianeta, perché le persone non potrebbero più essere manipolate così facilmente. L'interesse per il piano materiale si ridurrebbe notevolmente. Di conseguenza, anche il consumo di beni sarebbe molto minore, adeguato solo alle necessità naturali e non in eccesso, come avviene attualmente. Naturalmente, se le persone comprano meno
e sono più interessate agli aspetti esoterici e spirituali della loro vita, allora le entrate diminuiscono drasticamente e con esse il potere dei leader e dei ricchi di controllare e manipolare attraverso il denaro. In pratica si avrebbe un rinnovamento dell'intera società su principi reali e giusti, ma al momento questo è l'aspetto meno desiderato dalle organizzazioni occulte che dirigono il destino dell'umanità. A questo proposito, ci sono persone che, piene di presunzione e di autocompiacimento, affermano che tutte le idee sulla grande cospirazione mondiale, sul controllo delle masse e sulla manipolazione delle persone sono spazzatura, prive di fondamento e di prove concrete. Purtroppo questi esseri umani dimostrano in questo modo un substrato psicologico pieno di paura ed egoismo, ma credendo di parlare a nome dei molti e dei seri, in realtà esprimono indirettamente l'angoscia e il senso di insicurezza che provano nel profondo del loro essere. Tuttavia, per coloro che sono dotati di buon senso e di capacità di discernimento, i segnali che ricevono dall'esterno e il modo in cui si stanno svolgendo gli eventi mondiali sono sufficienti a convincerli della china su cui si trova attualmente l'umanità e a indurli ad agire, ciascuno secondo le possibilità che ha, per dare un nuovo corso e una nuova direzione al destino dell'umanità. Se osservate bene, è proprio questa la terribile lotta che i pochi che hanno con sé il potere supremo della conoscenza spirituale stanno conducendo con coloro che si sono allontanati da questo sentiero e cercano di trascinare l'umanità verso il caos e la decadenza. Lo sapevo fin troppo bene dalle memorabili discussioni che avevo avuto con Cesare. Interruppi Elinor volendo fare una precisazione. Ci sono molte persone che sono consapevoli di queste cose e osservano lucidamente lo stato delle cose. Tuttavia, la maggior parte di loro si sente triste e depressa per questo, il che è un grosso errore. Dopotutto, il mondo come lo percepiamo è in continuo movimento e cambiamento. Qualunque cosa facciamo, non possiamo fermare la sua fluttuazione e instabilità, ma possiamo comunque indirizzarlo nella direzione desiderata, cioè verso il bene e l'armonia. L'agitazione del mondo provoca agitazione anche nelle nostre menti, ed è proprio questa la condizione di chi, come un cieco, entra ciecamente in una schermaglia. Come gli altri, soffrirà, ma non saprà come uscirne. Secondo me, per risolvere questo punto doloroso, dobbiamo cambiare atteggiamento, anche se sappiamo com'è il mondo, di cui in fondo facciamo parte. Non dobbiamo lasciarci attrarre o influenzare dalle opzioni del mondo, perché ci fanno soffrire. Se riusciamo a guardare il mondo dall'esterno, pur essendovi dentro, allora abbiamo risolto il problema PR noi stessi. Più riusciremo a farlo, meglio sarà per l'intera umanità, perché questo atteggiamento è profondamente spirituale e ci avvicina alla verità. Dovete sapere che ne ho parlato più volte con Cesare. Mi ha detto che uno dei modi più efficaci per essere dentro, ma anche fuori dal mondo, è comprendere a fondo le leggi con cui il mondo funziona. Quando lei ha parlato del destino, mi sono detto che una corretta comprensione delle sue caratteristiche può salvare l'uomo da una catena quasi infinita di sofferenze. In effetti, il destino è spesso associato alla sofferenza, e la sofferenza, come lei sa, è dovuta alle malefatte del passato per le quali l'uomo deve pagare. Questo fatto elementare è ancora inaccettabile per la maggior parte delle persone, ma vi ho spiegato i motivi nascosti nel loro subconscio che li portano a preferire l'opzione «faccio quello che voglio, non devo rispondere di nulla». Ma in fondo è una questione di coscienza. Se riescono ad addormentare la loro coscienza, allora non dovranno più rendere conto delle azioni non virtuose che commettono, il che potrebbe farli sentire imbarazzati e insoddisfatti. Quanto maggiore è l'occultamento della coscienza, tanto maggiore è la cecità nei confronti delle azioni che compiono. Così finiscono per non distinguere più tra ciò che è una virtù,
e ciò che è una non virtù. Spesso sono addirittura scontenti, non capendo cosa ci sia di male nella menzogna, nell'imbroglio, nella truffa, nella falsificazione o addirittura nella violenza, perché, secondo la loro mentalità, gli affari si fanno così. E tutti lo sanno, ma nessuno lo riconosce. Questa lotta dolorosa e quasi continua per acquisire denaro, ma potere o fama, è sostanzialmente priva di senso, in primo luogo perché non è sostenibile, e in secondo luogo perché crea sempre nuovi legami di destino, che devono necessariamente essere pagato. Gli orientali chiamano questo ingranaggio karma. Non dubito che conosciate bene il significato di questo termine, che si riferisce in senso lato alla connessione tra causa ed effetto. Tuttavia, il karma è una nozione molto complessa. Considerate che spesso ci sono più cause che provocano lo stesso effetto. Per esempio, il fatto che siate venuti a incontrarmi ha comportato la combinazione di diverse condizioni, che foste in buona salute, perché avreste potuto ammalarvi gravemente il giorno prima, che abbiate viaggiato tranquillamente in auto o con qualsiasi altro mezzo di trasporto, perché avreste potuto essere coinvolti in un grave incidente durante il tragitto, o che aveste l'interesse necessario per parlare con me, che abbiate trovato l'indirizzo, perché avreste potuto perdervi, e naturalmente ci sono molte altre cause secondarie che hanno reso possibile questo incontro, anche se molti danno per scontate queste cose, come se fossero inconcludenti. Non lo sono, perché ogni elemento ha una giustificazione, ha un significato, e porta a qualcosa di coerente nella vita. Per questo non è casuale il modo in cui agiamo, sia che lo facciamo con il corpo, con le parole o solo con i pensieri. Qualunque di questi modi di agire che abbiamo a disposizione genera automaticamente una risposta nel nostro destino futuro, cioè nel nostro karma. Queste risposte costruiscono un chiaro esito del nostro destino futuro, che è prevalentemente buono o cattivo. A volte, quando è necessario, la risposta alle nostre azioni di un certo tipo è così rapida ed evidente che non lascia spazio a dubbi sull'esistenza della legge universale del disegno. Eppure molti ignorano anche questi segnali così chiari. Questo nonostante il fatto che soffrano. Ho detto, tutti vogliono essere felici e nessuno vuole soffrire. Per questo dobbiamo osservare le cause che portano alla felicità e confrontarle con quelle che portano alla sofferenza. In linea di principio è semplice, ma anche questo sforzo si rivela spesso eccessivo per gli esseri umani. Sono stato interrotto dallo squillo del cellulare di Elinor. Dopo qualche battuta in inglese che ha scambiato con il chiamante, ha riagganciato e mi ha detto che il suo amico tibetano si era scusato per il ritardo, ma che aveva incontrato delle difficoltà lungo il tragitto e aveva dovuto affrontarle. Ho saputo che sarebbe arrivato tra circa mezz'ora. La notizia mi rese felice, perché pensavo che l'incontro sarebbe stato rimandato. Tuttavia, Elinor mi disse che si trattava di una questione molto importante, che non doveva essere rimandata. Ha ipotizzato che forse proprio per questo motivo il lama tibetano aveva dei problemi che avrebbero potuto impedire il suo arrivo. In alcuni casi ci sono forze che si oppongono fortemente affinché alcuni eventi positivi non si verifichino. In sostanza vogliono cambiare le relazioni causali. Ha spiegato, ma il tuo amico deve essere un maestro spirituale che sa come gestire queste situazioni. Esclamai. Certo, la sua storia è davvero molto particolare, rispose Elinor in modo enigmatico. Vi sorprenderà sapere che ci sono alcuni legami tra voi due che, anche se indiretti, hanno comunque facilitato la situazione attuale. Molto bene, ho detto, dopotutto, è per questo che sono venuto qui, ma prima che arrivi il suo amico tibetano, vorrei che mi raccontasse come si è concluso l'incontro a Bruxelles. Devo ammettere che la sua storia mi ha stupito e non riesco ancora ad abituarmi completamente alle spiegazioni che mi ha dato. Anzi, penso piuttosto che una simile informazione farebbe sorridere gli altri per l'incredulità, piuttosto che accettare anche solo una piccola parte del racconto che hai fatto.
Può darsi, disse Elinor, ma oltre a questo non rimarranno con nulla di valore. La verità, per quanto mi riguarda, è troppo grande per essere digerita da chi ha una comprensione ordinaria. Nel vostro caso, tuttavia, ho ritenuto che aveste già superato alcune difficili prove e che fosse necessario che sapeste alcune cose su di me. Dicendo questo, Elinor si alzò dalla poltrona e uscì dal salotto. Dopo qualche secondo tornò, tenendo in mano uno strano oggetto che a prima vista assomigliava a un intaglio ornamentale. Capii subito che si trattava dell'oggetto misterioso che facilitava una longevità colossale. Eccitato lo presi in mano e lo guardai attentamente. Si trattava di un cubo metallico di circa 15 centimetri di lato, che aveva l'aspetto di una grande rete a forma di diamante. All'interno di quel cubo e inscritta in esso c'era una sfera dello stesso metallo. Come il cubo, il suo contorno esterno era fatto di rete metallica, ma di dimensioni più piccole. Infine, un'altra forma geometrica, un tetraedro, perfetta rappresentazione di una piramide in miniatura, era iscritta nella sfera, con il vertice rivolto verso l'alto. Il tetraedro era l'elemento principale, il fulcro dell'insieme. Oltre ad avere superfici opache, la piccola piramide era realizzata con un tipo di metallo diverso da quello utilizzato per il cubo e la sfera. Nel loro caso, il metallo aveva dei riflessi rossastri che ricordavano l'aspetto del rame. Sono rimasto molto sorpreso dalla perfezione della finitura e anche se la superficie era opaca, creava comunque uno strano gioco di luci e ombre tra le maglie della rete metallica che componeva il cubo e la sfera. Ho chiesto a Elinor quale tecnologia fosse stata utilizzata per ottenere il metallo e assemblare con estrema precisione le parti del manufatto, ma mi ha risposto che questa informazione faceva parte del segreto dell'iniziazione e non poteva essere divulgata. Tuttavia, mi disse che il punto caldo dell'assemblaggio era la piccola piramide, il cuore segreto che esercitava l'influenza segreta sulla vita della persona per cui l'oggetto era stato costruito. In effetti, la piramide inscritta nella sfera aveva un affascinante colore turchese che rifletteva inaspettatamente la luce al minimo movimento. Pensai che questo effetto inquietante fosse dovuto alla perfetta lucidatura delle superfici, ma Elinor mi disse che in realtà era una proprietà della misteriosa lega di cui era fatta la piramide. La combinazione del colore rossastro della maglia metallica di cui erano fatti il cubo e la sfera e del colore turchese, a volte persino bluastro, della lega della piramide, creò uno strano effetto sulla mia psiche. Nella luce pallida della stanza mi sentivo spinto al sogno, alla fantasticheria, ma la voce di Elinor mi riportò alla realtà del momento. Anche se non è sintonizzato sulla vostra specifica frequenza vibrazionale, l'oggetto crea comunque un certo tipo di interazione sottile, soprattutto con le persone ricettive. Consideratelo come una sorta di relè, un intermediario fisico finemente sintonizzato per tradurre alcune energie cosmiche che gli scienziati non ne sospettano nemmeno l'esistenza. Ecco perché la sua sottile impregnazione provoca quasi immediatamente una reazione specifica nella persona che lo tiene vicino. Se voi, che non siete in sintonia con la lunghezza d'onda dell'oggetto, avete comunque sentito la sua influenza molto rapidamente, immaginate come io percepisca la sua sottile azione ogni momento. È come una sorta di forte connessione tra me e questo oggetto, che sento come una vibrazione specifica e molto piacevole in ogni parte del mio corpo. Mi nutre e mi sostiene continuamente, e la sensazione dominante che provo è quella di un perfetto equilibrio di tutte le funzioni e reazioni del corpo. Stavo ascoltando Elinor che teneva quell'oggetto in mano e lo girava da una parte all'altra. Era molto facile, considerando che tutte le sue parti erano di metallo. L'interno della piramide è vuoto? Lo chiesi per curiosità, volendo trovare una possibile spiegazione al peso sorprendentemente basso dell'insieme.
Elinor rimase in silenzio per qualche istante, come se non riuscisse a decidere se fosse il caso di rivelare la sua risposta. Alzai lo sguardo verso di lui. Pensavo che la mia domanda fosse innocente, ma stavo scoprendo di aver toccato inavvertitamente un nervo scoperto. Vi risponderò, anche se questo è il segreto più importante da custodire, non necessariamente sul contenuto della piramide, ma sulla tecnica per ottenere ciò che vi si trova. Fece una pausa per accendere la luce nella stanza, poi continuò. La piramide non è compatta. Le sue pareti sono fatte di una lega completamente sconosciuta ai terrestri e al suo interno, proprio al centro, si trova un cristallo viola molto speciale. La tecnica utilizzata per ottenere questo cristallo è il grande punto di forza del percorso che sto seguendo, perché è questo cristallo che personalizza l'oggetto, è quello che attrae le radiazioni specifiche e codifica anche l'influenza di una certa energia sottile dell'universo sulla particolare frequenza vibrazionale del proprietario. Senza di esso, l'insieme non potrebbe creare l'effetto che conoscete. D'altra parte, nemmeno il cristallo da solo può essere efficace senza la speciale interazione che ha con la lega piramidale. L'insieme vibra in modo molto preciso e la regolazione della frequenza è continuamente regolata dalla lega segreta. Si può persino dire che abbia un certo tipo di intelligenza, perché reagisce ai più sottili cambiamenti dello stato energetico dell'organismo vivente, per il quale, come il cristallo, è personalizzato secondo una metodologia alchemica molto segreta. Se si appoggia l'oggetto sul tavolo e lo si lascia fermo, si noterà che la lega continua a muoversi, o almeno dare la sensazione del movimento. Osservai questo fenomeno con stupore e di riflesso ricordai l'enigmatico materiale che rivestiva la grande galleria nella località segreta del Bucegi. Il suo comportamento era simile a quello della lega, stesse acque, stesso tipo di comportamento intelligentemente, la stessa speciale influenza che entrambi avevano sul vicino. La differenza notevole è che, mentre il materiale della grande galleria aveva anche una componente organica, la lega di cui era fatta la piramide era metallo puro. Tutte le parti del manufatto sono realizzate alchemicamente secondo ricette molto precise, ha detto Elinor. Compreso il cristallo viola racchiuso nella piramide, è il pezzo più difficile da ottenere, ma il processo non è così lungo. La condizione essenziale è che chi conosce il segreto sia già un vero maestro, alchimista, o in pratica la tradizione del sentiero si continua necessariamente attraverso la perfezione spirituale. Se colui che ha l'oggetto non riesce a raggiungere la perfezione nella grande opera alchemica, allora non potrà avere alcun continuatore di essa, perché non potrà realizzare l'oggetto o potrà realizzarne solo alcune componenti. Non potrà comunque ottenere il cristallo centrale, anche se ha a disposizione tutte le conoscenze teoriche della ricetta. Il motivo è che gli manca una componente sottile, essenziale e fondamentale per la personalizzazione dell'oggetto, una qualità che si acquisisce solo con la perfezione. Per quanto si sforzi di realizzare il cristallo viola, anche se ripete l'esperienza migliaia e migliaia di volte, non riuscirà a personalizzare l'oggetto e allora non avrà alcun effetto. Ma proprio perché esiste questa condizione, al discepolo viene concessa una vita estremamente lunga nel corpo fisico, affinché la maturità e l'esperienza che acquisisce abbiano il tempo sufficiente per contribuire al raggiungimento della grande opera alchemica. Come vi ho detto, questa condizione è necessariamente necessaria per avere pieno successo nella realizzazione dell'oggetto. Il risultato finale è sempre certificato dal superbo colore viola che il cristallo assume. Ora mi rendo conto meglio dell'importanza del percorso che stai seguendo, dissi con convinzione. Fino a questo momento non avevo capito il modo specifico in cui conduce alla realizzazione spirituale.
Anche se l'affiliazione maestro-discepolo in questa tradizione non mi sembra molto forte, sento che nel tuo caso la questione era un po' diversa. Mi dica, è stato molto aiutato e sostenuto nella sua ricerca dal suo antenato, che era il suo maestro? Te lo chiedo perché, a quanto mi risulta, il suo maestro lo lasciò abbastanza presto, dopo avergli rivelato la via. È vero, ma non dimenticate che il mio antenato ha trascorso più di 20 anni con il grande mago indù fino al momento della sua iniziazione. Conosceva già molti segreti alchemici e per di più, come mi ha confessato lui stesso, il mago gli ha lasciato una piccola fortuna per aiutarlo a farsi strada nel mondo all'inizio del suo viaggio. Sembra che ci sia una tradizione in questo senso. Il maestro si prende cura del suo discepolo, prescelto in ogni modo, anche dal punto di vista finanziario. Poiché i maestri di questa linea spirituale padroneggiavano alla perfezione l'arte dell'alchimia e potevano sempre ottenere la pietra filosofale, era molto facile per loro fabbricare qualsiasi quantità di metallo nobile da dare al discepolo, ma non si pensi che ciò sia stato fatto senza discernimento, perché in tal caso l'intenzione del maestro non sarebbe stata compatibile con il perfetto modo di agire e di integrarsi che un perfetto alchimista manifesta. Io stesso sono stato molto aiutato in questo senso dal mio antenato, senza esagerare. Posso dirvi che mi ha lasciato un tesoro, non in uno scrigno di gioielli e denaro d'oro, ma in banche, sotto forma di conti bancari molto consistenti, oltre a diverse proprietà immobiliari sparse nelle principali città del mondo. Sì, lo immaginavo. Non è molto rilevante però, perché con una vita di 2000 anni davanti a sé, anche se si risparmia poco ma con costanza, si può accumulare un'enorme fortuna. Logicamente hai ragione, ma la realtà non è proprio così, rispose Elinor sorridendo leggermente. Per capire bene il meccanismo psicologico di un essere umano, che sa di poter vivere per migliaia di anni sul piano fisico, bisogna partire da altre premesse e da altri obiettivi che quell'essere ha in mente. Ci sono poi profonde trasformazioni che avvengono al suo interno e che non devono e non possono essere ignorate. Paradossalmente, l'attenzione comincia ad essere rivolta più agli aspetti occulti della vita che a quelli concreti, immediati, materiali, a cui la maggior parte delle persone è abituata. Le intenzioni di questa persona convergono sempre più verso l'autorealizzazione e, grazie a un sottile imprinting specifico di questo percorso, sedimentato nel corso di migliaia di anni, il discepolo prescelto comprende abbastanza rapidamente sia lo scopo che le sottigliezze della sua nuova condizione di vita. Poiché la sua integrazione nella società tende a diventare difficile, gli vengono forniti i mezzi materiali necessari per superare più facilmente gli ostacoli in questa direzione. Questi mezzi non gli vengono assolutamente dati per i propri piaceri o desideri, anche se si può dire che ha a disposizione tutto ciò che desidera. La sua condizione è insolita e per questo deve essere trattata in modo speciale. Oltre all'aiuto finanziario, il suo antenato le ha offerto insegnamenti spirituali. Gliel'ho chiesto tradizionalmente, questo è il modo in cui il maestro si ritira dal suo discepolo, non appena gli ha dato l'iniziazione finale. Nel mio caso, il maestro rimase con me a Bruxelles per altre 3 settimane, dopo la mia iniziazione. Entrambi trascorremmo la maggior parte di questo periodo nel suo laboratorio alchemico, che si trovava nel seminterrato di quella villa. In questo modo fui iniziato a tutta una serie di conoscenze e procedure di base che mi aiutarono a iniziare i miei esperimenti alchemici. La sua decisione di rimanere con me per un po' di tempo dopo avermi dato l'iniziazione, anche se non era in linea con la tradizione, è comunque spiegabile, poiché qualsiasi percorso e qualsiasi metodo deve essere adattato al contesto sociale, politico e culturale esistente. Per quanto mi riguarda, credo di essere stata scelta da lui soprattutto per la mia struttura stabile, la mia apertura e la sincerità
che mi caratterizzano. Forse il mio antenato ha percepito in me anche altri aspetti. Tuttavia, le specificità del mondo contemporaneo non consentono una lunga iniziazione alle scienze occulte, soprattutto per quanto riguarda il cammino che sto percorrendo. Interessi divergenti, intenzioni malevole, servizi segreti e tecnologia avanzata alterano completamente la visione con cui questa tradizione deve essere affrontata e poi portata avanti. In pratica, la differenza è come tra il cielo e la terra. Le condizioni in cui viveva il mio antenato intorno al 1500, quando ricevette l'iniziazione nella remota India, e quelle dell'inizio del secolo scorso, intorno al 1970, quando io stesso sono stato iniziato e addestrato ai misteri dell'alchimia da lui, sono incomparabili. Inoltre, prima di allora non avevo intrapreso alcun tirocinio di formazione esoterica e non avevo studiato praticamente nulla in questo campo. Certo, 3 settimane sono un tempo molto breve per comprendere anche solo le parole d'ordine delle scienze occulte, ma comunque quel periodo di tempo si è rivelato molto utile per farmi un'idea di ciò che devo conoscere e poi realizzare nella mia lunga vita. Di grande aiuto per me è stata l'enorme biblioteca che il mio antico parente possedeva, una collezione contenente opere e documenti di inestimabile valore. Ancora oggi non posso dire di aver esaurito i volumi principali della sua collezione. Nel frattempo ho aggiunto notevolmente al patrimonio librario che esisteva all'epoca, acquistando opere molto importanti. Per inciso, ho ancora 3 enormi biblioteche nelle mie proprietà in altri paesi. Le idee guida che ho ricevuto dal mio antenato durante le poche settimane in cui è stato con me sono state una sorta di stampo che ha orientato il mio lavoro successivo, anche se le sue espressioni in rumeno erano un po' strane. Soprattutto per l'attualità della frase, riuscivo comunque a capire anche gli aspetti più segreti della pratica, perché laddove non conosceva i termini specifici, il mio antenato ricorreva al francese. Mi disse che aveva imparato il rumeno da quando i miei genitori erano arrivati in Transilvania. L'ha sempre fatto, soprattutto per poter comprendere e seguire meglio l'evoluzione dei membri della sua catena familiare, a seconda del paese in cui sceglievano di stabilirsi. Tuttavia, non intervenne mai in questa direzione e rimase appartato e sconosciuto a tutti i miei antenati della linea principale. Seguendo e analizzando attentamente la loro vita, conosceva 14 lingue straniere e diversi dialetti, frutto diretto del suo girovagare per il mondo. Attualmente conosco solo 5 lingue, ma per ora è sufficiente. La mia vecchia conoscenza mi ha fornito alcune indicazioni essenziali su modi specifici di agire nella società moderna per evitare i problemi più spinosi che avrebbero potuto riguardarmi direttamente. Negli ultimi giorni mi ha presentato alcune persone molto fidate che erano suoi vecchi discepoli. Queste persone hanno avuto un ruolo importante e mi hanno aiutato molto negli anni successivi a realizzare alcune azioni delicate che erano direttamente collegate alla mia copertura in alcune parti del mondo. Oggi Elinor mi ha parlato di alcuni contatti molto speciali che ha avuto negli ultimi anni. Ho saputo che tra questi c'era anche il lama tibetano, che aveva annunciato il suo arrivo quella sera. Mi ha parlato del suo emozionante addio al suo antenato e mi ha rivelato alcuni degli eventi mondiali a venire. Mi disse che, sebbene ci siano molte profezie o previsioni per i tempi a venire, alcune di esse meritano un'attenzione particolare perché rientrano nella logica del divenire cosmico. Ma proprio mentre stava per rivelarmi ulteriori informazioni sulla fonte di quelle profezie e sul loro impatto sulla coscienza delle masse di persone, suonò il campanello. Con un lampo di intuizione capii allora che l'incontro con il lama tibetano avrebbe avuto un grande significato per la mia esistenza futura. Tuttavia, la sorpresa che provai quando apparve nella stanza superò ogni mia aspettativa. Nelle circa 3 ore trascorse in compagnia di Elinor,
avevo appreso cose che avrebbero senza dubbio sconvolto qualsiasi persona comune e provocato in lui il desiderio di respingere con forza quelle informazioni. Queste reazioni apparentemente normali, tuttavia, sarebbero l'espressione diretta di un'improvvisa rottura del ritmo nella concezione e nell'attività di routine comune all'uomo contemporaneo. Ritenevo di aver superato da tempo questo grosso handicap e di essere aperto a qualsiasi sfida in questa direzione. Avevo già un importante bagaglio di conoscenze, spiegazioni e rivelazioni sconvolgenti, ampiamente supportate da prove materiali classificate tra i più alti segreti di Stato. Tuttavia, l'incontro con il sacerdote tibetano mi ha talmente stordito che ho impiegato decine di secondi prima di riprendere la voce. La mia sorpresa era sconfinata, perché era la prima volta che mi confrontavo con una realtà completamente diversa da quella oggettiva che conoscevo. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.